Buonasera a tutti, benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Con me c'è Crescenzo di Crash History. Prego, se vuoi presentarti. Assolutamente, ciao a tutti, io sono Crescenzo, ho questo canale YouTube e una pagina Instagram, sono attivo all'incirca da 2 anni e, parlo principalmente di storia militare e mi sono occupato soprattutto in maniera massiva di storia militare napoleonica e quindi ecco, in questo periodo di film concentrati su Napoleone e di grandi polemiche, mi sono trovato un po', immischiato in questo putiferio. Ma comunque il mio interesse maggiore, ecco, è questo, la storia militare. Sono anche uno studente di storia che faccio nei tempi liberi dal lavoro e quindi nulla, e ci ritroviamo oggi con Gianluca che è stato così gentile da invitarmi per parlare insieme di come faceva la guerra Napoleone. Bene, allora innanzitutto ci tengo a precisare questa non è una live polemica riferita al film di Ridley Scott, anche perché non c'è niente da Assolutamente. dire, che è una vera trashata, quindi va bene così, abbiamo detto Basta, tutto. non ne parliamo più. Il fine di questa live è quella di appunto parlare, come dire, approfondire le tattiche, le strategie di Napoleone, in particolare portando degli esempi, ecco, di battaglie, quindi avere, come dire, un esempio concreto, se possibile. Ovviamente prima di iniziare, saluto anche il nostro ospite, il professor Marco Bognardi. Ho lasciato anche in descrizione altri video che potete trovare su altri video di YouTube nel quale potete trovare degli approfondimenti di questo genere, tutti e 3 fatti dal professore Bognardi, uno su Parabellum, uno su Paresia e uno su Domus Orbica, se non ricordo male, sì, penso proprio di sì, Domus Orbica, nei quali ovviamente il professore approfondisce col suo modo, le sue competenze. Noi è quello che vogliamo fare appunto questa sera, ovviamente parlare appunto di tattica e strategie di Napoleone, ma dando anche un aspetto più pratico effettivamente, quindi il perché di tutto ciò, perché il fine di questa live è perché possiamo appunto considerare Napoleone come il Marte della guerra contemporanea. Quindi entriamo subito. Inoltre troverete anche, oltre a questi video, dove queste live precedenti, il professor Bognardi, potete approfondire, potete anche trovare una, come dire, discreta bibliografia per approfondire. Poi per interesse tutto, ci sono i commenti, c'è l'email, c'è un mondo da approfondire. Ma io direi di iniziare subito e quindi darei la parola al mio ospite. Un breve saluto a tutti quanti. Buonasera di Age of Vikings e buonasera ai nostri Manfredi di storia. Buonasera a tutti e Vanio. Bene, grazie di essere Dai, qui c'è un sacco e di gente, sì, super interessante. iniziamo pure. Vediamo se va la linea. Mi senti Gianluca? Sì, io ti sento, va tutto bene? Okay, perfetto, ottimo. Era la mia che allora non andava, allora quindi un saluto a tutti, direi di, gettarci subito nell'argomento. Come diceva Gianluca, questa vuole essere una live estremamente pratica, perché di Napoleone si è sempre detto che è un grande generale, che, ha vinto tante battaglie, che è un genio militare, ma poi alla fine, nel concreto, in pochi vanno a, cercare di capire che cosa vuol dire, ed è quello che vorremmo fare noi oggi, cioè cercare di capire che cosa vuol dire che Napoleone era un grande stratega, che cosa ha portato davvero di diverso o di migliore rispetto a quanto facevano gli altri prima di lui, perché riusciva a vincere. E quindi diciamo che nel fare questo io direi che dobbiamo farci prima una premessa velocissima, senza perderci troppo in chiacchiere teoriche, però per capire come fa la guerra Napoleone, dobbiamo riuscire a fare un attimo la distinzione tra i 2 piani fondamentali della guerra e quindi capire che cos'è una strategia militare e
perché e cosa ha di diverso rispetto alla tattica. Quindi io in genere per spiegare la differenza tra strategia e tattica mi diverto a riportare questo aneddoto che gira nell'esercito americano e che racconta che alla fine della guerra del Vietnam c'erano gli americani e i nordvietnamiti seduti al tavolo delle trattative e a un certo punto c'è un colonnello americano che con un salto di orgoglio, nonostante la sconfitta, dice: "Non ci avete mai sconfitto sul campo di battaglia". E a quel punto il suo omologo nordvietnamita ribatte: "È anche vero, ma è del tutto irrilevante". Ovvero, che cosa voleva dire questo colonnello nordvietnamita? Voleva dire che: "Okay, abbiamo perso tutte le battaglie, però la guerra alla fine l'abbiamo vinta noi". E questo perché obiettivamente vincere le battaglie e vincere le guerre sono 2 cose diverse. La battaglia e la guerra sono 2 piani in qualche modo diversi, li possiamo vedere come un insieme e un sottoinsieme. Quindi c'è la gestione della guerra e poi c'è la gestione delle battaglie. Ed ecco che quindi la tattica è l'arte di vincere le battaglie. La tattica è quella disciplina che studia come combattere le battaglie, mentre invece la strategia si occupa di usare le battaglie per vincere la guerra. Questa è la definizione di tattica e di strategia che dà uno dei più grandi teorici militari del mondo occidentale, Carl von Clausewitz, in un'opera che è il punto di riferimento della dottrina militare attuale, che è il della guerra, e appunto ci permette di capire che quindi quando parliamo di una tattica ci stiamo riferendo a qualcosa che sta avvenendo nel singolo scontro, nella singola battaglia, mentre invece la strategia riguarda le battaglie e riguarda in generale la gestione della guerra. Un'altra definizione di strategia e tattica la dà anche un altro grande teorico militare occidentale, che è Jomini, e questa pure è una definizione che secondo me ci aiuta un attimo a distinguere i 2 piani. Tra l'altro, piccolo inciso, sia Clausewitz che Jomini hanno combattuto nelle guerre napoleoniche. Clausewitz era a Waterloo, Jomini era aiutante di campo di Ney, del maresciallo Ney. Quindi sono 2 che l'età di Napoleone l'hanno vista con i loro occhi. Scusami, era maresciallo di campo anche a Waterloo, di Ne? No, perché vabbè, la storia di Jomini è bellissima, perché lui a un certo punto tradisce, nel 1813 passa con i russi e quindi in realtà lui poi la parte finale delle guerre napoleoniche se l'è fatta dall'altra parte. È Come dicevano gli stata antichi romani, a infamone. esatto, esatto. È stato e lui ha vissuto ancora molto a lungo dopo ed è stato consigliere militare degli zar ancora per tanti anni. Tant'è vero che questo ritratto che qua vedi è conservato a San Pietroburgo, all'Ermitage, tra i ritratti di tutti i grandi generali russi. Mh. Per cui vabbè, l'età napoleonica è piena di storie super interessanti. E comunque Si potrebbe fare un film a riguardo, però evitiamo. ma sì, volendo. Però peccato che nessuno ci ha mai pensato. Infatti. Niente, quindi la definizione da Jomini è: la strategia è l'arte di fare la guerra sulla mappa e comprende l'intero teatro di operazioni. Quindi per intero teatro di operazioni si intende anche un'intera nazione, un intero continente. Mentre la tattica è l'arte di posizionare le truppe sul campo di battaglia. La strategia decide dove agire, la tattica decide l'esecuzione e l'impiego delle truppe. Quindi mi sembra una definizione, spero, abbastanza efficace. La strategia è quella cosa che ti permette di arrivare a combattere la battaglia e la tattica invece si occupa appunto della battaglia stessa.
Se posso fare degli esempi concreti, Vai. ad esempio, la Germania nella seconda guerra mondiale possiamo dire che è una sconfitta tattica, perché tutto quanto l'esercito, lo Stato, tutto quanto, cioè, il Terzo Reich finisce quando di fatto la cancelleria viene occupata dall'esercito dell'Unione Sovietica, nella prima guerra mondiale il Secondo Reich perde, diciamo, a livello strategico. La Germania ha ancora 2 milioni di uomini, per carità, chissà quanto avrebbero ancora durato, però di fatto non si perde sul campo, e questo penso che il buon Zach potrà Esatto. confermarmi di ciò. Per fare 2 esempi, se posso, in campo Ma napoleonico, sì, la strategia che aveva Napoleone di sconfiggere, almeno inizialmente, l'impero inglese, se possiamo chiamarlo così, del blocco continentale, se vogliamo, è più, a mio avviso, un modo di vincere la guerra tramite una strategia, esatto, appunto. Invece esatto, Waterloo di fatto, Napoleone perde in campo tattico, una battaglia che di fatto esatto. okay. Cioè, ci siamo lì e strategia vuol dire in generale che, sì, Ciomini è una no, sono i 2 punti di riferimento del pensiero militare occidentale. No, comunque sì, strategia vuol dire che io decido che, devo provare a conquistare a occupare quella città piuttosto che l'altra. Uhm, Invece tattica è nel momento in cui arrivo davanti alla città, come pongo l'assedio, come lo faccio, da che lato parto. Quindi questi dovrebbero essere, diciamo, i 2 livelli. Se su questo abbiamo chiaro, io direi di non perderci troppo in chiacchiere ed entrare dritti nella narrazione, partendo però un attimo da capire che cos'era la guerra nel '700, perché, per capire che cosa ha di particolare Napoleone, che cosa ha fatto di, straordinario Napoleone, dobbiamo un attimo capire qual era lo stato dell'arte, no, nel momento in cui lui ha iniziato, come pensavano i suoi rivali, perché all'inizio sono stati presi completamente, di sorpresa dal suo modo di fare la guerra. E quindi dobbiamo capire come si è svolta la guerra nel secolo, diciamo, che ha preceduto Napoleone. E, secondo me il racconto dell'incontro tra questi 2 modi di fare la guerra ha un punto di svolgimento ben preciso. Cioè il passaggio dalla guerra del '700 alla guerra rivoluzionaria e napoleonica è avvenuta in questa collina che vi sto mostrando, attorno a questo mulino, quindi in un luogo ben preciso, che è il paesino di Valmy, che è questa cittadella della Francia settentrionale al confine con il Belgio, dove attorno a questo mulino, che in realtà quello che si vede oggi è una ricostruzione, però attorno a questo mulino si è svolta la battaglia che ha proprio segnato il momento di cesura tra questi 2 modi di fare la guerra. Battaglia che probabilmente nessuno si fila, ma che è molto importante e, su questa battaglia, per esprimerne l'importanza, forse la frase migliore è quella che ha trovato Ferdinand Foch, che è stato uno dei grandi generali francesi della prima guerra mondiale, uno di quelli che poi ha pesato nella vittoria francese, e che ha detto che a Valmy finì la guerra dei re ed iniziò la guerra dei popoli. Quindi a Valmy è successo qualcosa per cui la guerra del '700, che era la guerra dei re, ha dato spazio, è finita, e ha dato spazio alla guerra dei popoli. E andiamo a vedere allora che è successo in questo paesino di Valmy attorno a questo mulino. È il 20 settembre 1792 e a Valmy si stanno affrontando l'esercito prussiano e uno dei primissimi eserciti piuttosto raffazzonati che è riuscito a mettere insieme la Repubblica appena uscita dalla Rivoluzione francese.
Se posso, Ehm scusa se ti interrompo, vai. riguardo all'ordinamento di questo esercito appunto rivoluzionario dei cittadini soldato, vi rimando alla precedente live che ho fatto con Francesco di Arma Virunque, dove abbiamo visto proprio l'evoluzione e la genesi del cittadino soldato. Chiusa parentesi. Assolutamente. La toccheremo anche oggi, ma molto velocemente. Ecco, a Valmy è il momento in cui il cittadino soldato incontrano i soldati di antico regime, perché a Valmy ci sono sostanzialmente i prussiani che stanno cercando di invadere la Francia rivoluzionaria passando dal Belgio, un'idea che quindi nel Novecento non è che si erano tirati fuori dal nulla. E quindi diciamo che la Repubblica Francese mette insieme una prima difesa per cercare di fermare questa avanzata prussiana. E la cosa molto interessante è in realtà come avviene lo scontro, perché la battaglia di Valmy inizia con un cannoneggiamento, quindi cannoni francesi che sparano, cannoni prussiani che rispondono, che dura così per alcune ore. Dopo un po' di ore di cannoneggiamento, come si vede anche qui, si vede proprio una palla di cannone che cade in questo dipinto, il generale che comanda l'esercito prussiano, il duca di Brunswick, decide che è il momento di provare a far avanzare la sua fanteria e di provare a, in qualche modo, sferrare un primo colpo. La fanteria prussiana quindi avanza, incomincia ad avanzare, ma i francesi rimangono fermi sulle loro posizioni. A quel punto, senza nemmeno praticamente arrivare allo scontro, Brunswick si ferma e dice una frase: noi non combatteremo qui. Quindi i francesi stanno lì fermi, i prussiani avanzano, Brunswick ferma tutto, fa armi e bagagli e se ne torna indietro. Si ritira. La battaglia di Valmy finisce così. E sembra una follia in effetti, e in realtà, non è una follia se capiamo come stavano ragionando, questo generale che era uno dei migliori generali prussiani, e se capiamo che cosa avevano in mente nel momento in cui lui stava combattendo quella che Fuchs ha chiamato la guerra dei re e gli altri invece stavano combattendo la guerra del popolo. E quindi passiamo alla seconda fase della presentazione, che adesso vado molto rapidamente a caricare. Niente, non riesco. Gianluca, riesci a introdurti tu? Sì, certo. Dimmi solo per favore Grazie. il numero della È la slide. slide numero 11, per favore. Sì, arrivo. Allora, questo. Okay, e quindi andiamo a capire che cos'è la guerra dei re che stava facendo Brunswick. Io mi chiudo solo l'immagine, però ti seguo così perché almeno posso seguire dalla slide. Va benissimo, va benissimo. Allora, la guerra dei re era formata da 4 punti che potremmo dire fondamentali, ovvero controllo e disciplina, manovre e marce lente, assedi sì, battaglie no e meglio non farsi troppo male. Diciamo che queste sono le 4 caratteristiche più importanti che ho voluto individuare. Quindi incominciamo dalla prima, controllo e, disciplina. Se andiamo a Se posso, vedere scusami se ti sì, interrompo, mi viene in mente, meno come dire, poi adesso ne approfondiamo. Salutiamo Francesco che si è ciao aggiunto Francesco, anche lui. spero di essere un tuo degno successore. Mi viene in mente da questa presentazione, adesso la metto un secondo indietro così la guardiamo bene. Mi sembra così a naso uno spirito molto agonistico, ecco, della guerra. Appunto, io sono molto legato al mondo antico, mi ricorda un po' la guerra oplitica dove, come dire, la battaglia oplitica, se vogliamo, è una partita di rugby molto violenta dove si muore, ma come dire, il fine non è quello di sterminare l'avversario, ecco. Esatto, Bisogna piegare, bisogna, come dire, spezzare le corna, ecco. Gli dai una bella bastonata, questi capiscono, se ne vanno. hai Differenza come colto il punto. a differenza già ad esempio già della guerra del Peloponneso, dopo 27 anni di guerre, il carattere si fa cattivo,
lì vediamo che già nel mondo greco la guerra politica tramonta e diventa di fatto una guerra votata al massacro. Io vinco quando di fatto, non dico stermino tutti, ma se posso ci vado anche vicino, quindi se l'esercito va in rotta ti inseguo. E nulla, la mia Mi hai praticamente riflessione. spoilerato tutta la live Ma perché fantastico. esattamente no, Va no, bene, la anche live si perché conclude qui a 20 minuti. Arrivederci e buonasera a tutti. no, no, però il Scusami. parallelismo è molto, molto calzante perché in realtà è esattamente la stessa cosa. La guerra del '700 è una guerra molto sportiva per quanto lo possa essere una guerra. E quindi cerchiamo appunto di capire perché era sportiva. Era sportiva innanzitutto perché si era venuti da un periodo precedente che invece era di sportivo non aveva avuto niente. Era stato particolarmente traumatico con la guerra dei 30 anni, combattuta tra il 1618 e il 1648, con, degli spargimenti di sangue davvero enormi, perché erano state delle guerre di religione e quindi c'era, diciamo, erano delle guerre profondamente ideologizzate e anche perché i soldati che combattevano queste guerre erano fondamentalmente quasi tutti mercenari. Erano mercenari che gli stati faticavano a pagare, faticavano a rifornire e quindi di conseguenza erano mercenari che vivevano del saccheggio, di saccheggio di città, di saccheggio di fattorie e quindi la guerra dei 30 anni ha vissuto veramente, ha causato enormi traumi alle popolazioni civili. Se non mi Finita ricordo male, scusami, un terzo della popolazione tedesca Esatto, muore durante è la guerra, il cioè insomma dato una che si roba. dice spesso, un terzo della popolazione tedesca muore durante la guerra dei 30 anni. È davvero guerra che a un certo punto diventa quasi incontrollata, proprio per via del fatto che ci sono queste milizie mercenarie che fanno un po' quello che vogliono e per il motivo ideologico, ovviamente. E quindi quando finisce la guerra dei 100 anni ci sono i re che a questo punto cercano di imporre una direzione diversa e in particolare c'è il re Luigi XIV che è il padre, diciamo, dei monarchi assoluti del Settecento, se riusciamo a vederlo nella slide di dopo. Eccolo qua, che dice una frase molto chiara: ero determinato a ristabilire la disciplina nelle truppe che servivano sotto il mio comando. Per cui, finita la guerra dei 30 anni, i re decidono di riprendere il controllo delle armate. Non più bande mercenarie, ma soldati di professione che sono ingaggiati dallo Stato, mantenuti dallo Stato, riforniti e il risultato, lo avevamo intravisto nella slide di prima, è che noi riusciamo a passare nel giro relativamente di pochi anni da una situazione in cui i soldati eseguono saccheggi e sono più o meno controllati, invece ad una situazione in cui i soldati marciano perfettamente in linea, perfettamente inquadrati, perfettamente C'è una sorta allineati. di razionalizzazione della Esatto, guerra. c'è una razionalizzazione, c'è l'illuminismo che, ovviamente fa sentire la sua voce anche in ambito militare, quindi anche le guerre diventano più razionali e c'è la volontà dei sovrani assoluti di riprendere il controllo di tutti gli aspetti dello Stato e soprattutto degli eserciti. Se riesci a mostrare la slide di prima, questa qua, ecco, secondo me dà un po' l'idea, no, del passaggio. Quindi a sinistra è una scena dalla guerra dei 30 anni con questi soldati senza uniforme che entrano e saccheggiano. A destra hai un esercito prussiano del Settecento ormai inoltrato che invece tutti vestiti uguali, marciano al ritmo del tamburo. Insomma, si è creato tutto un altro sistema molto più gerarchizzato. Perdonami, non sono i russi del reggimento di No, Pavlov? no, Pavlov. questi sono i prussiani di Federico Ah, II. perdonami.
No, figurati, non c'è problema. Vado avanti? Sì, sì, vai avanti per favore. Okay, quindi il risultato di questa controllo e di questa disciplina così ferrea sugli uomini è che si incominciano a combattere quelle che sono state chiamate le guerre Minuet o le guerre Dentelle, insomma sono vari appellativi per dire che questa guerra così razionalizzata è diventata una partita a scacchi tra gentiluomini e quindi ci sono gli ufficiali che sono tutti nobili che, si scambiano, piacevolmente convenevoli e il caso, più clamoroso è quello della battaglia di Fontenoy, combattuta durante, la guerra di successione austriaca, nella quale ci sono francesi e inglesi che si fronteggiano e, come viene rappresentato in questo dipinto, c'è il comandante francese e quello inglese che si invitano, reciprocamente a sparare per primi. Quindi proprio con grande cortesia: "No, spara prima tu, ma no, spara prima tu". E quindi insomma è proprio assolutamente, esattamente, adesso ci arriviamo anche a Federico. Esattamente, però il punto di arrivo, diciamo, di questo processo evolutivo è proprio questo, di avere una situazione molto più, controllata e una situazione anche ehm all'interno della quale i generali incominciano a scambiarsi anche, oltre a dei convenevoli, a giocare una sorta di fair play, lo chiameremmo in ambito calcistico, per cui li vediamo che, guerra non è fatta tanto di battaglie, ma è una guerra, quella loro, fatta principalmente di manovre e di movimenti che possibilmente erano anche piuttosto lenti. Se riusciamo a vedere la slide successiva, Possiamo infatti. dire, scusami, che sembra una guerra più strategica, ecco. Esatto, bravissimo, bravissimo. Cioè arriviamo ad un punto in cui la componente strategica diventa prevalente rispetto a quella tattica. Tant'è vero che l'ideale a questo punto è quella di riuscire a combattere una guerra, a vincere anzi una guerra senza combattere battaglie. Proprio perché la guerra è una partita a scacchi tra gentiluomini, l'idea è che se noi manovriamo nel modo giusto e riusciamo alla fine a raggiungere una posizione di vantaggio, perché occupo la collina, perché, mi trovo nella posizione più sopraelevata, allora ho ottenuto il vantaggio, l'altro che è un gentiluomo come me riconosce la sconfitta e in maniera molto onorevole si arrende. E se teniamo presente questa cosa, incominciamo anche a capire il ragionamento del duca di Brunswick a Valmy. Brunswick sta ragionando secondo questa filosofia quel 20 settembre 1792 a Valmy, per cui lui ha provato a dissuadere i suoi nemici con un cannoneggiamento, poi ha provato a fare avanzare le sue truppe, dopodiché gli altri non desistono, basta, lui è un gentiluomo, non manda i suoi uomini al macello in quel modo e quindi semplicemente si ritira, proprio perché è la guerra dei re, diciamo. Dimmi Quindi, se Gianluca. posso, la partita, come dire, la guerra rivoluzionaria con la quale sono Miero dopo Valmy è nata la Repubblica, quindi tutto il mito, è stata un, come dire, un combattimento a scacchi con un aristocratico, un gentiluomo. E allora, il bello è che dall'altra parte non erano tanto gentiluomini. No, 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 A sì, certo, però per dire, non è stato questo combattimento, se vogliamo, epico, eroico, dove no, si no, sono infatti. sacrificati con tutti se stessi. I No, prussiani ci han provato, no, oggi non va. esatto, esatto. Okay. Ed è il motivo per cui la battaglia di Valmy poi non è passata così tanto, alla storia. Ehm, Non è una battaglia, sì, tra l'altro questa osservazione è vera, le truppe prussiane erano state colpite
da una bella epidemia di dissenteria e quindi non erano neanche al loro meglio quel giorno obiettivamente. E quindi sì, in effetti è proprio così, non è uno scontro epico, non ce lo ricordiamo in genere, però è uno scontro che ha segnato la vittoria di quegli altri e la sconfitta del generale che ragionava ancora come si faceva la guerra dei re, che quindi era una guerra tutta di manovre e di marce, io dico, aggiungo, lente, perché siccome adesso gli eserciti sono riforniti dallo Stato e non vivono più di saccheggio delle città, come si vede in questa immagine che ho preso da un archivio fotografico molto famoso, per cui c'è il watermark, gli eserciti viaggiano con i lunghi convogli di rifornimenti e quindi sono anche estremamente lenti. Ci Quindi mettono se una posso, vita. questo lento leghiamocelo al dito quando parleremo di Napoleone. Bravissimo, bravissimo. Ma questa è tutta una costruzione perché adesso ovviamente quando arriveremo a Napoleone vedremo che sarà esattamente il contrario di tutto questo. Complimenti per queste slide, guarda, te l'ho detto anche prima, te Grazie. lo dico anche adesso di persona, perché si crea il pathos e la suspense. Ah, ci proviamo, ci proviamo. Altro elemento fondamentale di questa guerra dei re è proprio perché noi battaglie e massacri non ne vogliamo troppo, allora principalmente si fanno assedie. È una guerra che punta alla conquista delle fortezze decisive. Quindi il punto non è massacrare l'esercito nemico, ma è conquistare quella piazzaforte che è particolarmente significativa. Per cui tanti assedi e questo dato è particolarmente rilevante se andiamo a guardare alla carriera di uno dei generali più importanti di quest'epoca, che è il duca di Marlborough, un generale inglese, tra l'altro uno di quelli che era più votato ad una guerra offensiva per gli standard dell'epoca. Se metti la slide successiva, abbiamo proprio il dato sul duca di Marlborough nella sua carriera combatte 8 grandi battaglie importanti e conduce più di 30 assedi. Per cui questo ci dà l'idea, no, di che cosa voleva dire fare la guerra anche per uno così, che era un grande generale dell'epoca. Se posso, scusa, mi viene in mente una piccola parentesi nerd, mi viene in mente il Trono di Spade, il principe di, come dire, il giardino, oddio, Castello Fiorito, come si chiama? Mi Vabbè, pare durante la Castello Fiorito. guerra dei re, diciamo, che re Robert si ribella, lui va ad assediare Capo Tempesta, gli dicono lui che è un damerino, ecco, uno che non è votato alla guerra, ha passato tutto un anno di guerra a fare un assedio. Parlando di questi gentiluomini aristocratici, insomma, forse l'assedio per loro, che se le vivevano meglio, forse era anche più comodo rispetto a grandi marce, dormire come si poteva, ecco, rispetto, se vogliamo, a quelli che verranno dopo, che gli uomini della rivoluzione sono sempre aristocratici, ma gente, come dire, che si è fatta le ossa e ha lasciato anche le penne durante le guerre. Insomma, mi viene in mente questo Sì, sì, riflesso. no, in effetti ci sta e rientra anche nel discorso che facevamo prima di una guerra lenta, perché per fare un assedio non ci vuole un giorno. La Certo. durata media di un assedio lo riporta tra l'altro proprio Barbero in questa stessa fonte che cito qui, le guerre in Europa da Machiavelli a Napoleone, era almeno di 3 mesi, quando ti andava bene, minimo. Per cui se la Diciamo prendevano con i l'estate. loro tempi. Sì, sì, alla fine. Va bene, vado. Va bene, quindi passando avanti, concludiamo dicendo quindi che tutte queste informazioni ci fanno capire che era una guerra in cui se si poteva si cercava di non farsi troppo male perché appunto i soldati a questo punto sono anche dei professionisti pagati dallo Stato e quindi anche se sono reclutati tra sbandati e diseredati, comunque sono le persone che hanno avuto un addestramento ed è meglio non perderle. Nonostante questo, però, io qua ho messo nella slide una battaglia che è particolarmente sanguinosa e questo ci fa capire che la battaglia di Zorndorf
che ci fa capire che in realtà poi ci sono state delle eccezioni. Però prima di andare a questo, grazie Gianluca, se mi fai rivedere la slide successiva, possiamo concludere questo ragionamento appunto dicendo che alla fine il Settecento, con tutti i suoi limiti, adesso ci sono degli storici che ne parlano addirittura come di un secolo di pace, perché è un secolo che per quelli che erano gli standard dell'epoca ha avuto anche 30 anni di pace ininterrotta tra la guerra di successione spagnola e la guerra di successione polacca. E 30 anni di pace in Europa non sono pochi, quindi alla fine tutto sommato questo sistema aveva, oltre ovviamente a tutto un gioco politico di equilibri e cose varie, aveva i suoi vantaggi. La domanda è: ma facevano tutti la guerra così? Come anche Zack Zack ci ha anticipato, in realtà no. Ovviamente c'erano delle eccezioni e la grande eccezione è stata un personaggio sul quale probabilmente varrebbe la pena fare un'altra live, che è Quando stato vuoi. Federico II, re di Prussia, un altro dei grandi generali della storia, che invece la guerra la vedeva come riportato in questa citazione da un libro che lui aveva scritto per i suoi generali. Cioè, le nostre guerre dovrebbero essere brevi e violente, dato che non è nostro interesse tirare le cose per le lunghe. Infatti, una guerra prolungata, condotta lentamente, logora il nostro senso di disciplina e spopola il nostro paese. Per cui, in effetti, all'interno di questo contesto c'era stato già un Federico II che invece aveva capito che per ottenere grandi risultati poteva valere la pena di essere veloci, rapidi e purtroppo fare anche tanti morti. Però la lezione di Federico II, nonostante la Prussia proprio con Federico II sia diventata uno standard da un punto di vista militare, poi comunque questa lezione di Federico II non c'è stata nessun altro generale che nel corso del Settecento è riuscito a riprenderlo con quella stessa efficacia, terribile efficacia che aveva avuto lui. E quindi arriviamo a un generale prussiano come il duca di Brunswick che a Valmy fa la guerra dei re fatta in quel modo. Sì, grazie Gianluca, fammi vedere pure l'ultima slide. E quindi, capita, spero, che cos'era la guerra dei re, andiamo a vedere invece come nasce la guerra del popolo. E ovviamente nasce principalmente con con la rivoluzione francese. Ora su questo passo sarò breve anche perché con Francesco ne avete già parlato approfonditamente, quindi non voglio essere ripetitivo. Vi do giusto due informazioni per capire appunto che cos'è, perché si parla di guerra di popolo, ma perché con la rivoluzione francese nasce l'idea del cittadino soldato e che quindi i soldati non sono più dei professionisti che fanno quello per buona parte della loro vita e che vengono reclutati tra la schiuma della terra, diceva Wellington, ma sono tutti cittadini. E in particolare, vai Se posso Gianluca. dire una cosa che avevo anche detto nella live, però ci tengo particolarmente, che è un po' il mio campo di approfondire, ecco, la democrazia e tutto, si vede come era già il legame cittadino soldato nel mondo antico, l'Oplita, la democrazia radicale di Atene, quando gli ultimi della classe di Censo i Teti accedono alla politica, quando è che accedono completamente alla cittadinanza, quando sono soldati, cioè quando remano a Roma, la Roma repubblicana, dove di fatto tutti i soldati erano proprietari, ecco, il cittadino è proprietario, accede alla politica. C'è sempre questo legame, quando una persona, un cittadino accede alla politica, vediamo che accede anche ai doveri, è chiamato anche a difendere. Questo l'abbiamo visto anche noi nella nostra età contemporanea, quando che di fatto abbiamo un suffragio universale maschile, dopo la prima guerra mondiale, quando tutta
come dire, la classe maschile viene chiamata alle armi, allora bisogna dargliela la cittadinanza. Quando che abbiamo suffragio universale femminile? Dopo la seconda guerra mondiale, quando sia nella prima nella seconda le donne sono chiamate come dire, a combattere quello chiamato il fronte interno, cioè nella produzione industriale. Non è un caso anche oggi, i nostri oggi con, possiamo dire, l'allargamento ai diritti LGBT e omosessuali e tutto, vediamo come anche l'esercito ci sono forti spinte in questo senso. Poi è ancora tutto quanto in, come dire, un work in progress, però facciamo sempre bene attenzione a questi legami. Cittadino accede alla politica totalmente bene e allora è anche chiamato a... Infatti non è un caso, a mio avviso, che nel caso delle teste coronate c'erano mercenari, appunto, o comunque soldati di professione. Prendo i reietti, li faccio fare molti anni di servizio militare, diventano dei professionisti, gli do comunque, tra virgolette, un mestiere, un futuro. Scusami. Esatto. No, no, anzi è interessante perché è proprio così che funziona, cioè alla fine, il processo è: o hai combattuto, ti hanno chiamato a combattere e quindi dopo ti aspetti la cittadinanza, la vuoi, la pretendi e la ottieni, oppure dal momento che ti hanno dato la cittadinanza adesso prendi anche le armi e vai a combattere, no, in genere il legame è sempre questo e obiettivamente nella storia avere la possibilità di imbracciare le armi e combattere è stato uno dei vettori che ha portato a, ottenere anche i pieni diritti civili. Certo, comunque ricordiamo comunque la cittadinanza è un privilegio perché non esiste mai in nessun posto, anche noi oggi dove siamo una società largamente democratica, che chi vive in quel territorio uguale cittadino, è sempre, se vogliamo, una concessione di se vogliamo, un privilegio essere Esatto. cittadini, quindi c'è questo sempre doppio legame tra cittadino e soldato. Prego. Perfetto. Per cui appunto dal lato avevamo la guerra dei re, qua abbiamo la guerra del popolo con la legge Jourdan del 1798, che è la legge un po' definitiva che approva la rivoluzione francese e che poi verrà mantenuta anche da Napoleone. Jourdan tra l'altro diventerà uno dei suoi marescialli, che diceva proprio: ogni francese è un soldato e deve consacrare se stesso alla difesa della patria. Per cui tutti sono chiamati alle armi e questo ovviamente cambia in maniera spropositata anche le dimensioni degli eserciti, perché almeno in maniera teorica, poi non tutti vanno a combattere, però almeno in teoria tu adesso hai un bacino di utenza per i soldati che è l'intera nazione, l'intera popolazione maschile. Poi ci avevano provato a fare dei battaglioni femminili, ma hai l'intera popolazione maschile di una nazione, quindi puoi combattere guerre su una scala incredibilmente maggiore rispetto a prima. Se posso, e quindi qua emerge un po' il sistema in viso delle guerre contemporanee, dove se vogliamo le guerre napoleoniche ancora avranno questo deficit, soprattutto la Francia di Napoleone, ma soprattutto lo vediamo bene con la guerra di successione americana, la guerra civile americana, ma soprattutto la prima guerra mondiale, la seconda e anche oggi. La guerra contemporanea è una guerra industriale, fatta di mezzi dove proprio l'industria diventa un bene strategico. Infatti, tanto è vero, pensiamo come dire, alla seconda guerra mondiale, abbiamo Giappone e Stati Uniti. Da una parte abbiamo una grandissima potenza industriale dove parte nel 41 che i suoi asset militari sono veramente ai minimi. D'altra parte abbiamo un paese militare pronto, agguerrito, ma che di fatto non ha tutta questa potenza industriale. Bene, nel giro di pochi anni, 3, abbiamo una sproporzione gigantesca. Gli Stati Uniti avrebbero vinto in qualsiasi caso perché avevano una forza industriale non da poco. Quindi tenere sempre presente che oggi la guerra è anche una guerra industriale. Assolutamente, e tanto nasce lì, tanto nasce nel momento in cui appunto si passa a questa scala completamente nuova dei conflitti. Una scala che è nuova non soltanto dal punto di vista della soldataglia, della carne da cannone, come si chiamava in quel periodo, ma che è diversa anche dal punto di vista degli ufficiali, perché già nella notte tra il 4 e il 5 agosto 1789, quindi stiamo parlando neanche 2 mesi dopo, la presa della Bastiglia,
si stabilisce che si apre a tutti in Francia l'accesso alla carriera da ufficiali. Quindi questo vuol dire che se prima, gli ufficiali potevano essere sostanzialmente solo i nobili, a parte alcune eccezioni, adesso invece tutti possono diventare ufficiali. E questo apre ovviamente quella carriera al merito, aperta al merito, no, quel sistema meritocratico che poi fa diventare generali alcuni di quelli che saranno i più importanti generali e marescialli di Napoleone, e lo stesso Napoleone stesso alla fine diventa generale in quel tipo di contesto là. Per cui se andiamo a vedere la slide successiva, questa per esempio è la rappresentazione di una delle battaglie più o meno contemporanee a Valmy, combattute agli inizi dalla Repubblica Francese, la battaglia di Jemappes, e appunto si vedono, no, questi soldati che sono molto poco militareschi e invece sono tanto improvvisati perché ovviamente sono dei cittadini col fucile in pratica. Andando ancora avanti, ecco il dato che forse ci permette di avere chiarissimo questo aspetto è il fatto che tra il 1791 e il 1792, quindi siamo in piena rivoluzione, diventano per la prima volta ufficiali almeno 9 di quelli che poi saranno i futuri marescialli di Napoleone. E lo diventano perché sono eletti dai ranghi, quindi erano dei semplici soldati che si sono distinti e diventano ufficiali. Mentre invece 6.000 dei vecchi ufficiali di nobili origini abbandonano l'esercito francese. Quindi gli ufficiali nobili se ne vanno e arrivano al loro posto dei soldati promossi, in pratica. Uno è Gioacchino Murat, che poi farà una carriera particolarmente brillante, diventerà anche re di Napoli, ma anche di lui ne avete già parlato molto, molto bene con Francesco. E quindi questi soldati però combattono la guerra di popolo, la combattono in maniera diversa, e l'idea che viene propugnata dal ministro della guerra della Repubblica Rivoluzionaria Francese, Lazare Carnot, è che la guerra deve pagare la guerra. Cioè, cari soldati, scordatevi i treni di rifornimento, i convogli che abbiamo visto prima e che vi davano da mangiare, il cibo e i rifornimenti arrangiatevi voi e ve li prendete sul posto perché lo Stato francese non ha come darveli. E in qualche modo quindi si fa, io l'ho chiamato un passo indietro, no? Si ritorna un po' a quel sistema di saccheggio che era stato tipico della guerra dei 30 anni, per cui i soldati, spesso senza paga, spesso senza rifornimenti, devono vivere saccheggiando, e però al contempo sono anche molto più snelli e molto più veloci. Detto questo, direi che abbiamo a questo punto il quadro per capire all'interno quindi di questo contesto che si stava formando della rivoluzione francese cosa fa Napoleone. Quindi Napoleone emerge da questo contesto in ebollizione, è anche lui un ufficiale, un sottotenente all'inizio che viene promosso dai ranghi, fa la sua carriera rivoluzionaria, e a quel punto, una volta che è al vertice, vediamo come Napoleone usa questi valori della guerra di popolo per creare una dottrina militare che è completamente antitetica a quella che abbiamo visto della guerre Minuet, della guerra dei re, del duca di Brunswick. E quindi direi che se non ci sono Posso chiederti domande, solo una certo, vai. domanda, la mia? Possiamo definire brevemente cos'è una dottrina militare, ecco? Allora, la dottrina militare, volendolo dire in maniera molto semplice, è l'insieme dei principi che sono alla base del modo di fare la guerra. Per cui la dottrina, potremmo dire che la dottrina militare delle guerre Minuet è
manovriamo, la nostra idea è non combattere battaglie, la nostra idea è assediare. Tutti questi concetti insieme formano una dottrina militare, formano Beh, i principi cardine, diciamo, su possiamo cui si basa. dire, veramente estremamente semplificando, che la dottrina militare è il libro delle strategie, Sì, sì, in cioè generale sono qual è. io direi che sono i principi sulla base dei Ok, quali poi fai una strategia. perfetto, grazie. Nulla. Cioè, tu per fare qualcosa devi avere un'idea in mente, cioè devi avere un sistema di valori, ecco. Certo. Ok, e quindi cerchiamo di capire come intendeva la guerra Napoleone. Qui ci sono 4 punti e vediamo le differenze con la Guerre Minuet che abbiamo visto prima. Quindi, punto numero 1, attaccare sempre. Punto numero 2, trovare un equilibrio tra preparazione e improvvisazione. Punto numero 3, velocità, velocità, velocità. Punto numero 4, riunione e concentramento delle truppe. E quindi andiamo a vedere questi punti. Qua parte un po' una carrellata di citazioni di Napoleone, ma visto che ne abbiamo tantissime, io direi che ce lo facciamo raccontare direttamente dalle sue parole come lui intendeva la guerra. E quindi partiamo con questa prima frase di Napoleone che è: fate la guerra attaccando. È l'unico modo per diventare un grande comandante e capire a fondo i segreti dell'arte bellica. Per cui Napoleone è uno che non si difende e anche quando è in inferiorità è il primo a muoversi. Pensiamo per esempio al caso eclatante Waterloo. A Waterloo lui parte da una situazione di enorme svantaggio proprio quando gli viene dichiarata guerra. Ha gli eserciti di mezza Europa che marciano contro di lui. Napoleone non fa la scelta conservativa di arroccarsi in Francia, di provare a mettere su una difesa del paese contro un'eventuale invasione, ma Napoleone parte lui all'attacco e invade il Belgio. Per cui si attacca sempre. E perché si attacca? Si attacca con l'idea di cercare la battaglia decisiva. Tutto quello che fa Napoleone, ogni sua mossa, ogni suo pensiero, è votato all'obiettivo di combattere una grande battaglia che sia clamorosa, che annienti il nemico e che gli faccia vincere l'intera guerra. Possiamo dire, scusami, che Napoleone cerca la vittoria tattica. Esatto. Cioè vediamo proprio il ribaltamento rispetto a prima. Se prima, come dicevi tu giustamente, era una guerra tanto strategica e poco tattica, al punto che io addirittura la battaglia non la combatto, ma semplicemente con i movimenti strategici ti metto in difficoltà. Qui invece, a parte qualche eccezione, l'idea è io faccio tutto per combattere la battaglia, quindi è la tattica che prevale in qualche modo sulla strategia, o meglio, è la strategia che è a servizio della tattica. Bene. E quindi se vediamo nella slide successiva, ecco qui abbiamo l'altra frase di Napoleone su questo, che dice proprio: ci sono in Europa molti bravi generali, ma guardano troppe cose tutto in una volta, mentre io vedo una sola cosa, e cioè la parte più forte dell'esercito nemico. Io cerco di annientarla. Per cui, facile facile. Ma scusami, se posso in questo caso, che io non l'ho mai ben capita questa frase, ma lui Mm. intende appunto, per esempio, Waterloo, prima vado contro gli inglesi prussiani che sono i più forti, oppure proprio a livello proprio tattico nel campo, cerco prima di, come No, dire, no, è strategico. Qui sei a un livello strategico, cioè Ah, io ok, tutti i movimenti che faccio, tutto quello che faccio col mio esercito, mi muovo per quella città, passo, che ne so, voglio attaccare l'Austria, passo per il confine tra Francia e Germania piuttosto che per l'Italia. Tutte queste scelte strategiche hanno l'obiettivo di arrivare a giocarsela tutto in una battaglia. Alla fine lui in qualche modo anche a Waterloo si sta giocando tutto in una battaglia. perfetto. Grazie, scusa, che non avevo mai ben capito Figurati. questa cosa. Spero di essere stato chiaro, poi dimmi se...
è il finale che io combatto quando sono in vantaggio, non sempre gli andò bene, la strategia l'ha persa. E ma infatti è proprio quello che dicevamo, cioè la strategia è cercare di arrivare a combattere la battaglia, però ovviamente alla fine se Napoleone ha perso ci sono state delle cose in questo ragionamento che non hanno funzionato. E poi le vediamo. Adesso La Tuche o la fortuna latina, se vogliamo dirla, è una sorta avversa, ecco. Sì, allora lui ci credeva tanto nella fortuna e a un certo punto incominciò a dire che l'aveva abbandonata. Però adesso che ci arriviamo, secondo me la conclusione alla quale poi arriveremo con questo ragionamento è stata che se l'è Beh, cercata lui. comunque se posso, se fossi chiunque fosse stata Marengo crederebbe nella fortuna, ecco. Beh, quello è vero, quello è vero, perché a Marengo gli è andata davvero di fortuna, Però se diciamo. vogliamo, ecco, poi questo lo dirò anche quando parliamo della velocità, che almeno dico adesso, ne parliamo Mh-mh. più. Ci sono molti, a mio avviso, che lui ha studiato molti parallelismi con Cesare. Questa velocità, Cesare è stato uno sia in politica, ma anche in azione militare, ha rischiato il tutto e per tutto, ha rischiato veramente di perdere un sacco di volte. Ad esempio, so quando proprio nella guerra civile Cesare fa l'assedio a Durazzo, dove ha meno uomini, mette assedio una città con meno uomini, cioè sei folle. Oppure Mh. anche solo all'inizio della guerra civile che neanche una legione marcia su Roma. Chi l'avrebbe mai fatto? E Certo. c'è questo spirito veramente di giocarsi il tutto per tutto, sia l'idea della velocità, diciamo del pressing, e anche, come dire, di sentire di avere le carte giuste, il gusto del Mh-mh. rischio, ecco. Questo Esatto. trovo delle molte similitudini tra i Ma due uomini. non sono casuali perché Napoleone ha studiato i grandi condottieri del passato, ha studiato Cesare e infatti Mm. esattamente, e addirittura lui a Sant'Elena scrive una vita di Cesare che è scritta tutto pensando per mostrare che poi lui era uguale a Cesare. E però sì, cioè, è una cosa che si dice spesso di Napoleone, che lui alla fine poi non inventa nulla, in realtà, cioè non ha inventato niente, semplicemente ha studiato dai grandi del passato ed è stato un grandissimo applicatore di teorie che alla fine esistevano appunto, cioè c'erano già arrivate altre. Certo, vado avanti. Vai pure avanti, quindi sempre sulla battaglia decisiva, ecco, qui c'è proprio la frase in cui lui in 2 parole ti dice lui che cosa vuole fare in guerra: trovare la grande battaglia, un affare decisivo e brillante. Quindi molto semplice. Io vado a fare la grande battaglia. Tutto qui. Vedi, vivi, Ehm vinci. esatto, ma alla fine è quello. Alla fine quello era. Ancora, questo concetto della battaglia ci fa capire che quindi a Napoleone gli assedi che tanto andavano di moda nel '700 invece non piacciono per niente. E infatti è uno che dice: "È sul campo di battaglia che si decide la sorte di fortezze e imperi". Cioè, il ragionamento di Napoleone è alla fine, da un certo punto di vista, molto più semplice rispetto a quello dei suoi avversari, no, perché gli altri stavano a ragionare su qual era la fortezza, la città strategicamente più importante, quindi se assedio quella e cade quella, poi indebolisco Napoleone no, Napoleone molto semplicemente dice: io cerco l'esercito nemico, lo attacco, lo distruggo, nel momento in cui l'avversario non ha più un esercito, che la fortezza se la tenga pure non serve a niente. E se posso c'è del machiavellico, del realismo in tutto ciò, anche se sono Sì, sì, politico, sì, c'è sì. proprio la forza che impone, quindi qui ci facciamo Machiavelli, ma tutta quanta al Ma mondo sì, ma sì. antico. Ma sì, è un pragmatico, cioè è uno che alla fine di teoria ne fa poca, tutto sommato, è un pragmatico, e c'è del machiavellico in effetti. Che se non erro, dire cavolata, era anche un grande lettore comunque di Machiavelli, Sì, non sì, non sì, vorrei sì, sì. sbagliare. No, no, sì, lo lesse, tra le 1000 cose che lesse, soprattutto in gioventù. E quindi, questo era il primo punto, poi c'è il secondo che è quello di preparazione e improvvisazione. C'è questa frase che spesso si ripete, no, che Napoleone in battaglia amava improvvisare, però,
quando si dice questa cosa si rischia di prenderla troppo in assoluto, perché se nel corso della singola battaglia Napoleone improvvisava, perché giustamente poi la battaglia è una cosa che va come deve andare. Sì, Gianluca. No, vai pure, io quando hai No. finito, Ok. scusami. Invece in ambito strategico, quindi nel momento in cui lui decideva, ok, io devo fare la guerra all'Austria, devo pianificare come devo fare questa guerra, da dove devo far passare le mie truppe, dove devo arrivare, ecco, lì era di una meticolosità incredibile. Cercava di prevedere tutto e di organizzare tutto. Che se posso, non sono parole mie, ma appunto sono parole nate dai commenti di Zach, il professor Boniardi, il professor Cimino, di Mirko, di Parabellum, eccetera, eccetera. La grande carta che qualifica uno stratega, quindi la sua strategia, è come organizza la logistica, ecco. E in Esatto. questo penso che Napoleone non sia niente da invidiare, ma come tutti, anche se si vede i grandi generali del passato, da Cesare, Alessandro in poi, la logistica effettivamente è quella carta che ti permette anche di vincere, lì che bisogna pianificare. Poi sul campo di battaglia, come vedremo Napoleone, Certo. lì magari c'è un po' la pancia, lo spirito, il colpo d'occhio, che anche questa è la Esatto, grande esatto, virtus esatto. militare. Sembra Alessandro Magno a Gaugamela, capire che lì quel momento si può andare, ecco. Bravissimo, bravissimo. Ed è il motivo per il quale all'inizio ho provato a fare quella distinzione tra strategia e tattica, proprio per dire: "Okay, nella tattica sul campo di battaglia se io devo decidere attacco nel centro dello schieramento, sul lato, devo capirlo al momento, non c'è verso. Prima invece posso fare tanto". Bene. E qui c'è una delle citazioni di Napoleone, dice: "Sono abituato a pensare a quello che farò con 3 o 4 mesi di anticipo e baso i miei calcoli su tutte le situazioni, anche sulle più avverse". Per cui la scena classica è quella di Napoleone piegato sulla carta geografica col compasso che si mette e programma tutto. Sempre su preparazione e improvvisazione c'è un'altra sua frase, che è stata emblematica. Napoleone che deve preparare la campagna contro gli austriaci che culminerà nella battaglia di Marengo. Siamo quindi nel 1800, Napoleone è ancora solo primo console e nel momento in cui ha dichiarato guerra all'Austria e sta pianificando la campagna, mette il dito sulla carta geografica e dice: "Combatterò qui, nella piana dello Scrivia", e indica il villaggio di San Giuliano, che poi era soltanto 5 chilometri a est di dove si è svolta davvero la battaglia di Marengo 3 mesi dopo, nel momento in cui la guerra è iniziata. Quindi era uno che 3 mesi prima nel suo ufficio, la guerra ancora non è iniziata, sta soltanto preparando, ha già individuato il punto dove lui deve fare in modo che la battaglia si andrà a svolgere. E questa frase, diciamo, è una di quelle che meglio rappresenta questa capacità di Napoleone di preparare e prevedere una campagna. Dico, l'altro elemento poi fondamentale alla base della dottrina militare di Napoleone, appunto, è la velocità. Per cui la frase tipica, questa è molto nota, che si dicessero i soldati della Grande Armée, è: "L'imperatore ha scoperto un nuovo modo di combattere, con le nostre gambe invece che con le nostre baionette". Proprio perché se i suoi avversari se la prendevano con calma, erano lenti, c'avevano i convogli, invece lui puntava tutto su tempi di marcia rapidissimi. E, infatti qui ho deciso di mettere 2 dati giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Quindi una giornata media di marcia della Grande Armée di Napoleone, durava all'incirca 6 ore e in quelle 6 ore si coprivano 25, 30 chilometri, ovviamente rigorosamente a piedi. Che è già una cosa ragguardevole, ma poi, gli uomini di Napoleone nei momenti di maggior gloria riuscivano a fare molto meglio. E quindi nella slide successiva
passiamo a un primo caso, che è quello della campagna di Ulma, siamo nel 1805, una delle meglio riuscite di Napoleone, in cui uno dei suoi marescialli migliori, Soult, riesce a percorrere 450 chilometri a piedi in 11 giorni, con una media di 41 chilometri in 6 ore. Se andiamo avanti c'è chi ha fatto ancora di meglio, perché Davout per presentarsi sul campo di battaglia di Austerlitz percorre ben 110 chilometri in soli 2 giorni. Quindi una velocità enorme, ritmi sfiancanti, 55 chilometri di marcia al giorno e, sono dei record che sono rimasti praticamente quasi imbattuti. Infatti, secondo uno degli autori militari che più si è occupato di storia napoleonica, Nafziger, sembra che questo record di Davout ad Austerlitz, come marcia a piedi ovviamente, sia stato battuto. Dai, buono, contento di aver mostrato una cosa nuova. Sia stato battuto soltanto da un reparto americano, e lo vediamo nella slide successiva, perché nel corso della seconda guerra mondiale un reggimento americano si trovò a piedi e si trovò nella condizione di farsi a piedi ad agosto sotto il sole della Sicilia 87 chilometri in 33 ore. E quindi probabilmente sono gli unici che sono riusciti a battere Davout ad Austerlitz. Però se posso, forse l'equipaggiamento che si portavano dietro era diverso, la mia ignoranza, ecco. Allora, Non so, era dovremmo comunque un chiedere a Zac per equipaggio queste sì, cose. Zach sicuramente lo sa meglio. Nafziger riporta che viaggiavano comunque con l'equipaggiamento addosso, che so che non era affatto trascurabile. Poi se Zach sa proprio il dato del peso di quanto si portavano nello zaino, proviamo anche a fare un confronto. Però resta il fatto che comunque erano anche loro a Complimenti. piedi. E poi ricordiamo, questi comunque si fanno questa bella, come dire, marcetta e poi sono pronti a combattere, ecco, e combattono. Esatto. Quindi voglio dire, non è che vanno a raccogliere i fiori nel campo. Esatto, la prossima volta che facciamo 100 metri a piedi e ci abbiamo il fetone, Eh, pensiamo ai soldati americani in Sicilia sotto il sole ad agosto. bene. Ok, quindi capito che bisogna fare tutto velocemente, l'altro grande poi principio, ecco, della guerra secondo Napoleone è quello della riunione e concentramento, cioè i soldati, siccome gli eserciti sono diventati enormi, non possono trovarsi per forza di cose tutti in un posto. Sono sparpagliati su un territorio molto grande. Quindi l'idea è che se io voglio, affrontare una battaglia in superiorità numerica, devo essere più bravo dei miei nemici a portare quanti più uomini possibili dai dintorni al campo di battaglia nell'ora e nel giorno preciso. Per cui Napoleone appunto dice: il talento di un generale consiste nell'essere superiore al nemico sul campo di battaglia quando si è inferiori in numero. Cioè, non importa se il tuo esercito è di 100.000 uomini e il mio di 60.000, se poi io sul campo di battaglia riesco a farli arrivare tutti 60.000 e tu invece no, alla fine in battaglia sono io quello con la superiorità numerica. E ancora, l'esercito deve essere tenuto riunito e la maggior forza possibile concentrata sul campo di battaglia. Quindi lo tengo il più vicino possibile e poi al momento dello scontro faccio arrivare tutti sul campo di battaglia. E non era una cosa facilissima, con la logistica era un casino e Napoleone invece era particolarmente bravo a fare questa cosa, ovviamente volendosi combattere la battaglia decisiva. Ok, quindi direi che questa è la teoria, è quello che aveva in mente Napoleone. A sto punto
vediamo la pratica e la vediamo nella condizione che gli è meglio riuscita, nella battaglia che viene da tutti considerata il suo capolavoro, ovvero Austerlitz. Tranne che da Ridley Scott, ma chiusa parentesi. Vabbè, ma tu vuoi infierire, Francello, cioè... Vabbè, scusate, l'ho visto neanche una settimana, Austerlitz così. No. Comunque rispondendo Zac ci risponde alla domanda di prima, che bisogna vedere appunto se erano meccanizzati in qualche modo o se erano No. semplicemente a piedi. Allora, quel dato là viene riportato proprio perché quel particolare reggimento si era trovato per una serie di traversie a piedi e quindi sono paragonabili ai soldati dell'epoca napoleonica. Ok, poi se posso, scusatemi, sono sempre antichista, riguardo a soldati che se la fanno a piedi pronti a combattere, ricordiamo gli ateniesi a Maratona. Chiusa parentesi. Giusto, giusto. Ci sta tutta. Un attimo che mi chiudo e E arrivo. vai. Ok, ci sono. Okay, allora quindi entriamo nel cuore della battaglia e quindi, andiamo a capire ecco, partiamo dalla strategia, da come si arriva ad Austerlitz. Quindi, molto velocemente, il Scusami, 1805 posso fare solo una domanda, scusami, prima che vai, iniziamo proprio a parlare di Napoleone caso. Ma una domanda, abbiamo vai. visto questo è stato Napoleone, ma gli altri generali della rivoluzione come si comportano? Anche loro hanno queste intuizioni o Allora, gli altri Napoleone riesce a genera mettere tutto quanto insieme, è il genio che, come dire, unisce tutto? allora, gli altri generali della rivoluzione hanno queste intuizioni, ma non le riescono a fare abbastanza bene quanto lo fa lui. Questo fintanto che Napoleone non diventa l'imperatore. Nel momento in cui Napoleone diventa imperatore, tutti gli altri generali francesi si ritrovano a dover obbedire ciecamente a quello che lui gli ordina, perdono completamente qualsiasi autonomia di comando e questo diventa un problema, perché Napoleone è uno che non lascia l'iniziativa agli altri, deve decidere lui e deve pilotare i suoi generali come se li pilotasse alla PlayStation, per capirci. E quindi poi in realtà si ha il problema che nel momento in cui non c'è Napoleone, i suoi generali incominciano a far casini proprio perché non sono più abituati a muoversi in autonomia. Che se posso, non vorrei dire una cavolata, una strategia anche di Napoleone era le mele marce e tenerle vicino a lui che poteva controllarli, invece quelli che avevano autonomia, erano capaci, li mandava anche, gli Anche dava vero, autonomia. però era anche un po' invidioso, nel Sì? senso che sì, nel senso che il suo maresciallo migliore è stato Davout, che è quello della marcia lunghissima che ho fatto vedere prima, e che, era veramente bravissimo a combattere anche da solo e alcune battaglie di Napoleone in realtà le ha vinte lui, ma Napoleone lo mette ai margini, lo tiene sempre un po' in ombra proprio perché è uno che può sfidarlo. Però se posso a Waterloo diventa, come dire, comandante di stato No, e la cosa maggiore. assurda è quella che a Waterloo lui era ministro della guerra, non c'era, era a Parigi a fare il ministro della guerra. Davout? Davout non se l'è portato. Cavolo, okay. E aveva il suo maresciallo migliore e non se l'è portato. Questa, è uno delle situazioni che fa pensare che appunto Napoleone Davout non lo ha mai veramente, O magari in quella valorizzato. situazione aveva bisogno di uno Aveva che bisogno di contasse, cioè non pensiamo sempre male, ci può essere tutte e 2 sì, sì, le sai come 3 cose. indizi fanno una prova, perché poi ci sono anche Certo. altre situazioni e quello è uno degli indizi Mh-mh. che dimostra il fatto, ma poi lo vedremo da Davout all'opera che ruba la scena a Napoleone, adesso arriviamo anche a quello e Okay. sì, cioè alla fine lui basa tutto il suo successo sulla forza militare. Napoleone è un grande agli occhi dei francesi perché è un grande condottiero. Se ne emerge un altro che è grande almeno quanto lui, non va bene. Bene, Ehm rispondo solo scusami, una domanda di Zach, così poi andiamo avanti. Fa un passo indietro, prende degli uomini e ne fa dei robot, no, a da un certo punto di vista sì, cioè noi vedremo che poi uno dei punti deboli di Napoleone è proprio quello che siccome lui è il genio e lui ha le cose in mente, non riesce nemmeno a spiegare quello che lui ha in mente agli altri e per cui chiede ciecamente di obbedire ai suoi ordini
ed è così che poi si crea il casino di Grouchy che non si presenta a Waterloo, perché lui ha chiesto di obbedire ciecamente ai suoi ordini e Grouchy quello fa. E invece non mi ricordo quel poveraccio di Marengo che non era stato ordinato di fare tutt'altro, arriva, li salva, vince la battaglia per lui e ci lascia anche le penne. Poveraccio, quello non campa abbastanza per rubargli la scena, però sì. Bene, Vabbè, possiamo tornare. Scusami per quindi l'introduzione. no, ma figurati, non sia bello interagire. Dunque, per Austerlitz, qual è la situazione? Siamo nel 1805, è passato un anno da quando Napoleone è diventato imperatore e lui sta progettando l'invasione dell'Inghilterra, per cui le sue truppe si trovano sulla Manica, sono quel cerchietto che si vede lì tra il Belgio e l'Olanda, nella slide sulla Manica, quando ad un certo punto si rende conto che Austria e Russia gli hanno dichiarato guerra e stanno avanzando contro di lui. Per cui qui c'è il genio, diciamo, strategico di Napoleone, fa quella che lui stesso definì una pirouette, per cui i soldati vengono spostati dalla Manica, Napoleone rinuncia all'invasione dell'Inghilterra e vengono mossi a marce forzate per arrivare nel cuore dell'Europa. Arrivati in Europa, Napoleone affronta un primo esercito austriaco e la campagna di Ulm, dove riesce, adesso sì, come facevano i generali della guerra dei re, a costringere il suo avversario ad arrendersi senza nemmeno combattere, perché lo mette in una situazione strategica davvero complicata. E quindi alla fine, dopo questa prima vittoria, però c'è ancora il grosso dell'esercito austriaco e l'esercito russo da combattere nel cuore dell'Europa. Quindi se andiamo alla mappa successiva, vediamo Scusate. proprio, non ti preoccupare, ecco qua, vediamo proprio che succede? Che gli austriaci e i russi, che già avevano perso una volta, incominciano ad arretrare, per cui non gli danno la possibilità di fare la battaglia, ma arretrano sempre di più nel cuore dell'impero austriaco, abbandonano Vienna, arretrano ancora fino alla Repubblica Ceca e Napoleone è costretto ad inseguire i russi. Ma a un certo punto questo inseguimento diventa sfiancante. Diventa sfiancante perché ovviamente le truppe si logorano, la battaglia che lui tanto sta cercando non arriva, e allora a un certo punto Napoleone, che ha in mente quei concetti là, no? Deve fare la battaglia decisiva per risolvere tutto in una volta, decide di arrestare l'inseguimento dei russi e di fermarsi in quella che all'epoca era la cittadina di Austerlitz. E a quel punto però deve riuscire a convincere i suoi avversari a battersi in questa battaglia grande, deve riuscire a portarli lì. E allora cosa fa? Fa un tranello, fa un inganno che ci viene raccontato benissimo da Tolstoi in Guerra e Pace. Napoleone si mostra debole, chiede allo zar Alessandro di provare ad aprire delle trattative e lo zar Alessandro manda uno dei suoi generali che giovani, che più irruenti e che più ce l'ha con Napoleone a trattare con lui. Questo generale quindi tratta con Napoleone e poi torna al campo russo per presentare le sue impressioni. E qui Tolstoi ha immaginato questo dialogo molto verosimile in cui c'è il personaggio, diciamo, principale di Guerra e Pace, il principe André, che chiede a questo generale che è andato a trattare con Napoleone, tale Dolgorukov, che impressione ha avuto, no? Quindi com'è Bonaparte? Che impressione va fatto? E Dolgorukov risponde: l'ho visto, sì, e mi sono convinto che teme una battaglia campale più di ogni altra cosa al mondo. Credetemi, ha paura di una battaglia campale. La sua ora è scoccata, questo ve lo assicuro io. Ecco. Cioè, non E avevano capito invece? niente. Non avevano capito niente perché ovviamente Napoleone non ha mai avuto paura di una battaglia campale, era esattamente quello che voleva.
E quindi russi e austriaci a questo punto, convinti del Ma fatto non ho che capito, scusami, Napoleone approfondiamo un attimo questo sì, argomento. certo. In che modo glielo fa, credere? Cioè, ma da queste trattative di pace, nel senso in Sì. questo modo si mostra Allora, debole? Napoleone chiede trattative, già che sei un generale nemico che chiede di trattare è già un segnale di debolezza, poi nel momento in cui c'è questo colloquio con questo Dolgorukov, quasi si riduce a implorare. Si riduce a implorare la pace. Ma se posso, scusami, dall'altra parte non c'è stato nessun combattimento, l'esercito è, come dire, non ha perdite. Hanno proprio così boccato all'amo. Perché l'idea, è che sì, l'idea è che lui ci sta inseguendo, ci ha inseguito a lungo e adesso il suo esercito è stanco, è finito, è stato inoltrato nel cuore dell'impero austriaco. In realtà Napoleone era in una situazione di difficoltà, cioè Napoleone se continuava l'inseguimento il suo esercito si disfaceva, perché tu questi inseguimenti così non li poi si vedrà in Russia portato all'estremo, non li puoi continuare all'infinito, devono arrivare i famosi rifornimenti, no? Per cui più ti allontani dalle tue basi in Francia e Certo. più è un Più la casino logistica fare ne arriva risente, più il la logistica ne risente, più gli uomini incominciano a disertare, più si stancano per le marce e alla fine Napoleone era obiettivamente in una situazione di svantaggio, lontano ormai da casa, perché qua siamo in Repubblica Ceca, quindi siamo un po' lontani dalla Francia e gli austro-russi sono 2 eserciti, sono convinti a quel punto di dire: "Siamo più forti noi." e E se quindi posso, abboccano. piccola, come dire, che magari non vale niente, psicologia, provare a immetterci intelligenza emotiva, nelle loro menti, nelle loro emozioni. Immaginiamo appunto che Napoleone, che è considerato il Marte della guerra, viene a chiedere pace. Tu hai, come dire, su nel tavolino una vittoria, cosa non potrebbe essere, non la vuoi comunque, accarezzare. Quindi c'è questo lato realistico che Napoleone era in crisi e poi anche il fattore umano che emerge, Ma credo. immaginiamoci che questi russi sono nobili del '700, dell'800, con una visione anche del senso dell'onore, di un certo orgoglio, quindi Napoleone il parvenu che viene dal niente, noi siamo, importanti a un certo tipo, quindi c'è anche una certa visione del mondo e delle cose che ti porta a sentirti migliore. Bene, grazie, scusami che Ah, figurati. Niente, a questo punto quindi noi vediamo che sì, quindi sia i russi accettano di dare battaglia, gli austro-russi, e, ecco che nel momento in cui si deve fare battaglia, noi vediamo in blu lo schieramento iniziale di Napoleone e in rosso quello russo. E se guardiamo lo schieramento francese, ci rendiamo conto che il lato destro, quello che è in corrispondenza di quel laghetto, quindi il lato diciamo che è in basso dello schieramento, in effetti è un po' sguarnito. È un po' sguarnito, si vede che ci sono meno truppe e quindi lì sembra che Napoleone sia più debole e quindi gli austro-russi pensano di colpirlo lì, di dirigere la maggior parte delle loro forze lì. ma, tutto ciò fa parte della grande strategia? Lo vedremo strada facendo. Fa parte anche della grande strategia perché non sanno del principio di riunione e concentramento delle forze di Napoleone, cioè quello schieramento che loro vedono in realtà non è ancora tutto lo schieramento di Napoleone perché Napoleone sta ancora facendo affluire uomini e in particolare sta facendo arrivare il famoso Davout che era a Vienna con un intero corpo d'armata e che si sta facendo quei 130 chilometri in 2 giorni di cui abbiamo parlato prima, quindi principio della velocità, per arrivare a coprire quel fianco. Per cui Napoleone pensa: "Quello è il mio fianco debole, loro lo vedono esposto, se però e quindi mi attaccheranno lì, ma se Davout invece arriva in tempo", e qui c'è anche una parte di azzardo, di scommessa, se Davout è veloce, arriva in tempo, lui mi copre quel fianco, me lo rinforza e io fermo l'attacco nemico.
Se posso spezzare una lancia, scusami se torno al Mh-mh. film, però mi è piaciuto un sacco all'inizio quando fa vedere, prima della serie, che Napoleone, ha l'ansia, tutto agita. Mi è piaciuto molto quella parte che fa vedere l'umanità. Comunque è una situazione veramente stressante tutto, cioè te ti stai giocando il tutto per tutto e veramente vedi i nervi belli tesi, quindi, il peso No, anche di queste situazioni. ma infatti quella scena in realtà ci poteva stare tutta. Ci stava tutta perché è difficile qui sì, nessuno di noi c'era, quindi no, non lo puoi sapere, davvero che cosa provava Napoleone, ma i generali davvero, erano molto pressati da queste situazioni, perché dovevano prendere delle decisioni su cui poi morivano decine di migliaia di uomini, poteva perdere tutto. E alla fine lui lì si sta giocando tutto sull'azzardo che Davù arriverà in tempo, che marcerà a tappe forzate, arriverà. Quindi io me lo immagino agitato come lo aveva mostrato Scott Certo. Ottolone, onestamente. Bene, grazie. Scusami per questo Figurati. E approfondimento. quindi gli austro-russi da canto loro vedono Napoleone su quel lato così debole e decidono di attaccare per primi perché sono più forti e di attaccare proprio quel lato. Come va a finire la battaglia? La battaglia va a finire che Davout arriva in tempo, riesce a proteggere il fianco destro di Napoleone, l'attacco austro-russo in forze viene bloccato e a quel punto però gli austro-russi per attaccare in massa il lato destro hanno finito per scoprire il centro. Per cui nella slide successiva si vede bene, il risultato è che Napoleone può fare attaccare 2 divisioni che gli erano rimaste di riserva al centro dello schieramento ormai indebolito e quindi con quell'attacco spezza in 2 lo schieramento austro-russo. Qui nell'immagine si vede, no, che c'è del rosso sopra, del rosso sotto e non c'è quasi niente in mezzo. E quindi a quel punto sostanzialmente lo schieramento rivale viene spezzato, gli austro-russi vengono accerchiati e poi c'è una parte dell'esercito russo che tenta la fuga sul lago ghiacciato, Napoleone fa sparare sul lago e succede, un po' in maniera su una scala molto minore quello che si è visto nel film di Ridley Se Scott. ricordiamo le parole del professor, Bognardi, il lago non è così profondo, son stati ritrovati, dei può dire un centinaio se non meno di morti, ecco, non è quella immenso pozza No, no, gigante infatti dove no. più che altro, secondo mio avviso, quello che è importante sottolineare, beh, bueno, si vede come appunto l'idea appunto di una guerra, il machiavellismo, il realismo di queste guerre, ecco. Quindi anche se mai hai vinto la battaglia, vuoi comunque in un certo senso, porre fine, annientare la volontà, l'esercito avversario. Quindi questo è, un esempio, ecco. Quindi appunto credo nel '700 quella guerra di gentiluomini, a parte Federico II, ovviamente, però non l'avrebbero forse fatto mai. Hai vinto la guerra, il tuo esercito l'hai battuto, invece si vede appunto, come hai detto tu, questo è un altro tipo, di guerra. Esatto. Esatto, è un altro tipo di guerra. Ricordiamoci la frase di Napoleone che abbiamo citato all'inizio: "Gli altri hanno in mente tante cose, io una sola, l'annientamento dell'esercito nemico", quindi proprio annientarlo, non semplicemente vincere. Quindi siamo lontanissimi appunto dalla guerra minuetto, la guerra dei re che facevano che erano abituati a fare i suoi nemici invece. Perfetto, quindi al di là, diciamo, dei movimenti tattici delle truppe, che può essere più o meno interessante, diciamo che Austerlitz rappresenta il compimento dell'idea di Napoleone, proprio perché vediamo attuati tutti i suoi principi, quindi velocità di movimento nell'arrivo di Davout, ricerca della battaglia decisiva che decida la guerra, riunione e concentramento delle truppe, quindi faccio arrivare da dove sono sparsi, tutti gli uomini, annientamento dell'esercito nemico. Okay, quindi capito come fa la guerra Napoleone, visto un esempio pratico, a questo punto secondo me uno degli aspetti più interessanti è poi quello di vedere
di analizzare le manovre strategiche, quindi siamo in ambito di strategia, di Napoleone, quindi cercare di capire, al di là di che Austerlitz ha usato un trucchetto psicologico, ma cercare di capire quali erano i movimenti che lui faceva per riuscire ad ottenere quella battaglia decisiva che lui tanto cercava. E quindi andando avanti, le manovre che andiamo ad analizzare sono 3, che sono le sue più importanti. La prima l'ho definita la manovra di emergenza, quella da usare quando le cose si mettono male. Poi c'è la sua manovra preferita, quella che utilizza quasi sempre, e poi lo schema di marcia, che è quello che utilizza per far muovere i suoi uomini e realizzare quel concentramento di truppe. Quindi andiamo a vedere direttamente la prima manovra. La manovra di emergenza è quella della posizione centrale. Quindi è la manovra che lui utilizzava nel momento in cui si trovava in inferiorità numerica e si trovava da solo a combattere contro 2 eserciti opposti. Per cui l'obiettivo, teniamo presente, no, riunione e concentramento, avere la superiorità sul campo di battaglia, è quello di riuscire a isolare le 2 forze rivali, i 2 avversari, mettendocisi in mezzo e riuscirli poi ad affrontare uno alla volta. Cosa che lui ha fatto, tra l'altro è interessante vederne gli impieghi più famosi, no, perché si vede che lui l'ha utilizzata questa cosa tantissimo nella prima campagna d'Italia, quando era un outsider e partiva da una situazione da svantaggio, e poi l'ha usata per preparare la campagna di Waterloo. Per cui è proprio la cosa che fa quando nei momenti di difficoltà, ecco. Detto questo, quindi vediamo un attimo come funziona. L'idea è che c'è Napoleone che si deve trovare ad affrontare 2 armate, qui l'ho chiamata armata A e armata B, e la cosa importante è che ogni armata ha le proprie linee di comunicazione indipendenti. Cosa sono le linee di comunicazione? Sono sostanzialmente quelle strade dalle quali che ti collegano con la tua madrepatria, che ti collegano con le tue basi, no? Quindi sono le strade dalle quali arrivano i rinforzi, arrivano i viveri. È un po' il cordone ombelicale di un esercito. E se La logistica. la logistica. Se i 2 eserciti con cui ti devi combattere hanno 2 linee di comunicazione, come in questo caso, che divergono, allora questo vuol dire che se saranno costretti a ritirarsi, questi 2 eserciti si allontaneranno, no, perché si dirigono su strade divergenti. E quindi che fa Napoleone? Slide successiva, individua la posizione centrale che è in mezzo ai 2 eserciti nemici, quindi il punto di cerniera, e stacca, lo si vede ancora dopo, un'avanguardia dal suo esercito e manda questa avanguardia a fare un forte attacco molto deciso su quella posizione centrale. Ricordiamo che siamo a livello strategico, quindi magari quella posizione centrale è una città, è un paese. Manda, il risultato è che quindi le 2 armate A e B che hanno ricevuto un forte attacco si ritirano lungo le proprie linee di comunicazione. Quindi vediamo nella slide successiva la freccia indietro, le 2 armate A e B si allontanano. Nel momento in cui A e B si sono allontanate è il momento per colpirle singolarmente. Quindi Napoleone spacca il proprio esercito, crea un'ala destra, un'ala sinistra e un centro, e lui in genere si prende la guida del centro, e fa combattere sostanzialmente 2 battaglie in contemporanea. Quindi adesso entriamo nella tattica. L'ala sinistra, per esempio, ma può essere anche l'ala destra, è indifferente, combatte un'armata e vediamo che è in minoranza, ma la combatte semplicemente per tenerla impegnata e non farla andare sull'altro campo di battaglia, mentre invece dall'altra parte l'ala destra e il centro affrontano l'armata B. E è interessante la notazione dei numeri, no? Perché vedi proprio che Napoleone è partito da una situazione di svantaggio, perché in questo esempio avrebbe 90.000 uomini, mentre gli avversari insieme ne avrebbero 120.000, e invece nel scontro con l'esercito B, con l'armata B, riesce ad avere un pari numero di uomini, 60.000 contro 60.000. Non so se si riesce a essere chiaro, Gianluca, fammi Sì, no, chiaro e da... chiarissimo. A me mi
quindi è sempre, quando ci ragiono su, affascina sempre il fatto che, va bene, adesso vince, supponiamo, l'ala di destra, 60.000 contro 60.000, però comunque Napoleone ha delle perdite che non è che quelli di destra si arrendono e basta. Nonostante ciò, questi uomini, che saranno 60.000 meno, perché avrà delle perdite, andrà Esatto, comunque a combattere una battaglia dall'altra esatto. parte dove sarà comunque in inferiorità numerica. Cioè, tanto di cappello, ecco, per dire che la bravura, cioè comunque si trova sempre comunque in un continuo svantaggio, perché comunque combatte 2 Sì. battaglie, cioè Ma proprio per questo, no, è la situazione di emergenza, perché combattere 2 battaglie contemporaneamente è difficile. C'hai l'altro che è completamente in svantaggio e una volta che hai combattuto una battaglia, quel centro e quell'ala destra devono andare ad aiutare l'altro. E quindi è davvero faticoso ed è provante, e il risultato è che difficilmente tu ottieni quell'annientamento totale del nemico che lui aveva ottenuto a Austerlitz e che cercava. È la manovra che ti permette di ottenere delle vittorie e sperare che l'altro poi a quel punto si arrenda, però è veramente una cosa difficile. Esatto, sì, vabbè, poi Napoleone era un maestro nell'effetto sorpresa e in effetti sì, acquartierare gli eserciti era difficile, bisognava spargerli su più villaggi, su più paesi, e quindi lui giocava molto appunto sul fatto che i suoi avversari spargessero anche molto le truppe. ancora un Sì, infatti commento, stavo scusami? leggendo anch'io questo commento. Bisogna anche considerare che bisogna sperare anche nell'apatia dell'avversario. Bollier non fece nulla e perse, Blucher tornò e vinse. Esatto, cioè più che nell'apatia bisogna, sì, ma sì, bisogna sperare nel fatto che B, in questo caso sconfitto, sparisca e se ne vada. Ma guarda, lui qua fa la differenza molto bella tra Beaulieu chi era? Era il primissimo generale che ha affrontato Napoleone in Italia, primissimo generale austriaco, che fa? Sta ancora ragionando con la guerra a minuetto, e che quindi in una situazione del genere si ritira, arretra. E Blucher nel 1815, 20 anni dopo, non ragiona più così. Sì, anche perché appunto è stato anche sfortunato. Chi doveva stargli dietro non non riesce Non a c'è seguirlo, stato, non ecco. riesce Cioè a seguirlo, la ma truce, la fortuna ogni tanto volta. esatto, 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 volta le spalle. E quindi E vediamo poi oh, scusate. praticamente quando sì, sì, no, va benissimo, vediamo praticamente quando è che lui riesce a fare questa cosa. Ecco, la riesce a fare bene, per esempio che funziona a Waterloo non funziona, in Italia invece proprio all'inizio della sua, carriera nel 1796 funziona molto bene. Per cui c'è questa situazione in cui lui deve affrontare Bonaparte, è quello che vede, il rettangolino azzurro che vedete vicino Nizza, che è la città con la bandiera francese, e deve affrontare all'inizio proprio della campagna da un lato i piemontesi, che sono quelli blu e rossi, e dall'altro lato gli austriaci, che sono quelli bianchi e gialli. Sono due eserciti che sono posizionati esattamente in quel modo che vedete lì, e qui in questa cartina che mi sono preso la libertà io di fare si vedono proprio le linee di comunicazione, no? Quindi le linee tratteggiate azzurre e nere sono le due linee di comunicazione, quelle dei piemontesi verso Torino e quelle degli austriaci verso Mantova, che vanno in due direzioni opposte. Quindi è proprio la situazione perfetta per attuare questo tipo di strategia. E come la attua Napoleone? Individua, quindi abbiamo detto, primo passo, individuare la posizione centrale, e la posizione centrale in questo caso lui la individua in questa cittadina ligure che si chiama Carcare. Spero di averla pronunciata bene, perché qualche volta i genovesi mi hanno sgridato sulla pronuncia. Però dovrebbe essere Carcare. E quindi lui capisce che lì è il punto, no, dove vedi che c'è la cerniera tra l'esercito piemontese e l'esercito austriaco. E quindi il piano di Napoleone è quello di attaccare lì e poi da lì mettersi in mezzo ai due eserciti con la strategia della posizione centrale,
e a quel punto dividerli, ecco qui. Quindi lui si mette in mezzo, li divide, affronta in questo caso poi prima a sinistra i piemontesi, riuscendo a ottenere una bella vittoria a Mondovì, e poi dopo affronterà, sconfitti i piemontesi, si dovrà occupare di affrontare anche gli austriaci. Quindi questa è, diciamo, un'applicazione ben riuscita di questa idea. L'altra manovra strategica invece era quella che lui veramente amava e applicava il più possibile. Quindi se la prima, la posizione centrale, l'abbiamo vista applicata all'inizio e alla fine della carriera in emergenza, qua se guardiamo gli impieghi più famosi sono praticamente tutto il cuore, il centro della carriera di Napoleone, no? Gli anni dei maggiori successi. Quindi la manovra di aggiramento in italiano, in francese la manœuvre sur le derrière. Ci provo a dirla in francese, no? Il mio francese non è eccellente. E quindi andiamo a vedere, dai, come funzionava Ma se questa posso, manovra. scusami, non ha avuto Vai. modo di usare la tattica precedente per una sua scelta o perché non si è trovato nelle condizioni? Comunque ha avuto altre occasioni, Ma vari perché eserciti. quella era una tattica appunto che non garantendogli l'annientamento del nemico, lui non preferisce. Quindi anche se si è trovato ad avere vari eserciti contro, negli anni migliori, diciamo, della sua carriera, lui si è trovato a sua volta ad avere eserciti grossi, enormi, ce la faceva ad affrontarli. Non si trovava con un'inferiorità numerica così netta. Quindi, per esempio, lui a Austerlitz si trova ad affrontare due eserciti, no? Insieme. Però nella battaglia di Austerlitz, austriaci e russi insieme fanno lo stesso numero dei francesi di Napoleone. E perché i cittadini, sì, la Francia ha la leva, quindi può avere un Esatto. grande serbatoio di uomini. Di uomini, esatto. E quindi se andiamo a vedere questa manovra di aggiramento come funzionava, vediamo che il punto era quello di attaccare le linee di comunicazione, no? Quindi qui molto rapidamente in questa slide mostravo quello che già dicevo prima, che cosa sono le linee di comunicazione. Quindi se tu dividi la zona di guerra in una zona di operazioni che magari confina con la tua madrepatria, la linea di comunicazione è quella strada per cui dalla madrepatria ti arrivano rinforzi, comunicazioni e rifornimenti. Quindi questo vuol dire che se io interrompo quella linea di comunicazione, io ho messo l'esercito nemico in una difficoltà enorme e soprattutto lo metto in una situazione di disperazione e di difficoltà tale da costringerlo a riaprire quella comunicazione combattendo. E In quindi una stiamo parola sempre gli là. taglio la logistica. Gli taglio la logistica e lui se la vuole ripristinare deve combattere con me. Alla fine si arriva sempre lì, eh. Certo. Dove magari lui Quindi sceglierà il campo. esatto, perché qual è il punto? Che una volta che io ti ho tagliato le vie di comunicazione, sono io in vantaggio e tu vieni a combattere dove io ho scelto il campo. Che se posso una cosa che mi affascina molto, si vede molto nella storia romana, a parte anche i grandi colpi di genio, però tutta quanta la grande classe dirigente romana, si vede sempre le battaglie scelgono sempre loro il campo. C'è anche un grande stratega, è colui che sa scegliere il campo, e lo vuole, quindi sfruttarlo al meglio, ecco. Sì, no, è così. Napoleone è uno che cerca sempre lui di scegliere il campo, perché sceglie ovviamente il campo più favorevole a lui. A Austerlitz se l'è scelto lui il campo di battaglia. È lui che a un certo punto ha deciso di fermare l'inseguimento perché ha capito che quella era una posizione buona. E così fa sempre, guarda caso non lo fa a Waterloo, dove Wellington è più furbo e lo sceglie lui. Bene. Quindi, come funziona? Funziona che in blu abbiamo l'esercito di Napoleone, in rosso abbiamo l'esercito nemico con le sue linee di comunicazione. Napoleone quindi deve in qualche modo tagliargli la linea di comunicazione. Quindi che cosa fa? Lascia, lo vediamo subito dopo, una forza di copertura ad affrontare il grosso dell'esercito nemico, mentre invece il grosso del suo esercito fa questa manovra di aggiramento per andare a minacciare le linee di comunicazione. Per muoversi non visto, il grosso del suo esercito si deve muovere nascosto da una barriera di copertura
Che cos'è una barriera di copertura? È qualunque cosa possa nascondere un esercito, quindi un fiume, per esempio, è una barriera di copertura, perché chi sta dall'altra riva magari non vede l'esercito in marcia. Una catena montuosa è una barriera di copertura, una serie di fortezze è una barriera di copertura. Quando non c'è niente, mando tanta cavalleria e impedisco alla cavalleria nemica di pattugliare il territorio e di rendersi conto di quello che sta avvenendo. Comunque, detto che in qualche modo copro questo mio movimento, la forza di aggiramento fa questo giro e quindi si porta alle spalle del nemico e arriva a minacciarne le linee di comunicazione. A sto punto l'esercito nemico che può fare? Cioè, mettiamoci nei panni del generale che ha subito questa cosa. Una cosa che può fare è magari provare a dire: "A mia volta taglio le linee di comunicazione della forza di aggiramento". Per cui si vede nella slide successiva, può provare a dire: "Va bene, mando degli uomini, provo a mettermi alle spalle della forza girante e taglio le linee di comunicazione di Napoleone". Però alla fine è una cosa che è difficile da fare, perché tu intanto sei rimasto senza le tue linee di comunicazione, senza i tuoi di rifornimenti. Facendo 'sta cosa non li riapri i tuoi rifornimenti, mentre invece se ci ricordiamo quell'idea che era nata con la rivoluzione, per cui, la guerra deve pagare la guerra, l'esercito francese si deve vivere delle sue stesse necessità, tagliare le linee di comunicazione di Napoleone per Napoleone non è una cosa così tragica, perché una forza di agitamento di quel tipo magari riesce a sopravvivere anche un po' di giorni senza le linee di comunicazione. Quindi, generale nemico, diciamo che questa cosa non la può tentare. E quindi che gli rimane da tentare? Gli rimane da tentare quella di tornare indietro e accettare la battaglia. E quindi combattere una battaglia per la vita o per la morte per cercare di riaprire le sue linee di comunicazione. E quindi si torna lì a quello che Napoleone voleva. La Spero battaglia che è la campale. battaglia campale. Spero che sia chiaro. Caso di applicazione in realtà è esattamente successivo a quello che abbiamo visto prima, no? Quindi campagna d'Italia 1796, Napoleone si è messo in mezzo ai due eserciti austriaco e piemontesi, ha sconfitto i piemontesi, il suo avversario che, come ci anticipava Zac, è Beaulieu, che combatte ancora le guerre dei re, si è visto sconfitto, si è ritirato si è ritirato dietro al Po. Napoleone applica la manovra di aggiramento e quindi qui si vede con la freccia bianca manda una parte minore dell'esercito in quella cittadina piemontese di Valenza a dare l'illusione che lui voglia attaccare di lì, mentre invece il grosso delle sue truppe segue la direzione della freccia blu. Per Che se cui, posso invado un territorio che era neutrale. bravissimo, la bandiera bianca gli vuol dire proprio quello. Il ducato di Parma e Piacenza è neutrale e lui lo invade, se ne Che frega, che se tanto... posso non l'ha inventato lui, ovviamente mi pare già Federico II, mi pare tipo invade la Boemia, che non Sì, sì. dichiarando guerra, La quindi Slesia, senza dichiarare guerra. scusami la Slesia. Però sì, no, ma ancora una volta, è un bravissimo applicatore, ma non inventa niente. Sì, che poi anche lì sarebbe interessante parlare, cioè innovazione e tutto, cioè di fatto se vediamo veramente quello che uno inventa, non lo so, rimaniamo fermi a Epaminonda che inventa la falange obliqua, che sarebbe Sì. cioè veramente se riduciamo a mio avviso il geo militare a chi inventa cosa, ci fermiamo No, presto. torni alla storia antica e fondamentalmente ti fermi lì. Qua Napoleone è, come dicono in ambito aziendale, disruptive, è qualcosa che è completamente nuovo perché fa qualcosa che i suoi contemporanei in quel momento non stanno facendo, ma in realtà non è nuovo se lo guardi da una prospettiva storica. È creativo, Semplicemente ecco. è creativo, semplicemente ha rispolverato delle cose che gli altri, che sono probabilmente più civilizzati di lui in quel Ma momento, se posso, non forse vogliono anche a un fare. livello anche generazionale, cioè comunque qui a 27 anni, 28 anni,
Sì, sì. Loro hanno molte più età, quindi Boh, un lì è qua a bel 79 anni, c'è il fascino anche questo, e anche se vogliamo vedere anche come una guerra un po' generazionale. Questi Sì, giovanotti che vengono dal nulla, parvenu, invece in confronto ai grandi aristocratici di ancien esatto, esatto. regime, quindi Esatto. E proprio sono 2 generazioni diverse e torniamo ancora alla frase con cui siamo partiti: guerra di popolo e guerra di re, stanno giocando 2 giochi diversi fondamentalmente. Quindi sì, qua Napoleone invade Piacenza che è neutrale e attraversando il Po a Piacenza, in questo caso la barriera di copertura è proprio il Po, la sua idea a Lodi è quella di portarsi alle spalle di Beaulieu. Poi in realtà, come vediamo qui, appunto qua, entravo forse un po' più nei dettagli, quindi spiegavo chi erano le forze Serurier e Massena a Valencia, poi se vai avanti nella slide successiva, ecco vediamo il grosso, le divisioni che invece passano per Piacenza. Al di là però di questo dettaglio, se vai ancora avanti, ecco vediamo che cosa è successo. Vediamo che il suo avversario era anziano, ma era anche prudente, aveva lasciato una divisione, quella che qui è del generale Liptai, a sorvegliare Piacenza, quindi questa divisione tiene impegnate le forze di Napoleone in 2 battaglie a Fombio e a Codogno e nel frattempo dà il tempo al resto dell'esercito di evacuare, di tornare indietro e quindi in questo caso la manovra in realtà non è riuscita perché il suo avversario è stato abbastanza furbo da guardarsi le spalle e quindi riesce a scappare, a evacuare e a mantenere allacciate le sue linee di comunicazione prima che Napoleone gliele riesca a tagliare. Giusto per dire che poi non sempre tutto filava liscio come l'olio, gli altri non erano. Per cui ecco, alla fine della manovra si crea questa situazione in cui Napoleone non è alle spalle del nemico, ma ce l'ha ancora di fronte, perché il suo nemico è arretrato. però tanto riesce a levarsi dal Ticino, È, che è una situazione difficile. il prezzo da pagare, che pagano in questo caso gli austriaci, è che hanno lasciato aperta la strada per Milano. Per cui per salvarsi l'esercito hanno abbandonato Milano. E quindi dopo questo movimento in realtà Napoleone arriva a Milano in trionfo e ha conquistato Milano, che non è da poco. Terzo, ultima manovra, così poi ci avviamo a conclusione. Capiamo è il battaglion Carré. Il battaglion Carré, quindi tradotto letteralmente sarebbe il battaglione quadrato, vediamo proprio lui come muoveva i diversi corpi di armata, le diverse parti del suo esercito sulla mappa, in modo da farli arrivare tutti al momento giusto in battaglia. Quindi se passi avanti, ecco, lo schema di come si muovevano le sue truppe era con questo quadrato, dove vedi che tutte le forze sono a distanza di 24 ore di marcia l'una dall'altra. Per cui l'idea di Napoleone è che in qualsiasi momento succede qualcosa, lui in 24 ore riesce a riunire tutte queste forze sul campo di battaglia. E vediamo come fa. Queste forze sono costituite da un'avanguardia, una retroguardia e dei lati. Mettiamo che all'improvviso compaia un esercito nemico che rappresentiamo sempre in rosso su uno dei lati. Cosa succede? Succede che quel lato che è entrato in contatto con l'esercito nemico diventa l'avanguardia, switch di ruolo e a quel punto tutte le altre le forze che prima erano avanguardia e retroguardia sono diventati lati, i nuovi lati, e adesso le altre forze che sono a 24 ore di marcia si muovono per portarsi, mentre l'avanguardia tiene impegnato il nemico, si muovono per portarsi sul campo di battaglia e quindi se vai ancora avanti vediamo che nel giro di 24 ore, se tutto funziona, questi arrivano e accerchiano il nemico. No, scusate. Vai, a posto, andiamo avanti veloci. Applicazione pratica di questa cosa, battaglia di Iena 1806. Napoleone si sta muovendo in Germania con quello schema. Quindi Davout e Bernadotte sono davanti, sono l'avanguardia, poi ai lati ci sono Lannes e Soult e dietro in retroguardia Geronny. All'improvviso Scusa, Napoleone dove sta?
Napoleone ha il suo... in realtà non segue nessuna di queste truppe direttamente. Napoleone ha il suo quartier generale che si muove e può essere il più vicino possibile al corpo d'armata che in quel momento ritiene che sia più vicino all'azione. Ok. Ma la capacità... Napoleone ordina in questa fase qui in cui ci si sta muovendo su un territorio vasto, sull'intera Germania, Napoleone manda gli ordini con le lettere che vengono portate dai messaggeri a cavallo. Ok. Quindi, in questo caso che succede? Succede, se riesci a tornare solo un attimo indietro, che il LAN, quindi il quinto corpo d'armata, si imbatte a Jena in dei contingenti prussiani guidati da Hohenlohe. Quindi l'AN diventa l'avanguardia e chiama tutto il resto dell'esercito in soccorso. Quindi vai adesso pure avanti. A questo punto vediamo che tutti gli altri arrivano a Iena, solo a Davout viene dato il compito di eseguire una manovra diversa e quindi di arrivare a Iena passando per il fianco in modo tale da girare Hohenlohe. È una sorta di manovra a giramento. È una sorta di... A quel punto adotti la manovra di aggiornamento. Una volta che tu in 24 ore hai portato tutti gli uomini a Iena, adotti una manovra di aggiramento. Quindi mentre gli altri tengono impegnato nell'ora a Iena, Davout arriva e aggira. Solo che cosa succede? Perché come al solito in guerra non va mai tutto proprio secondo i piani preparati, succede che si scopre che in realtà a Iena c'era una piccola avanguardia e che invece Davout si imbatte ad Auerstadt nel grosso dell'esercito prussiano, che è guidato, guarda un po', da quello stesso duca di Brunswick che c'era a Valmy, che si era ritirato. Vediamo se ha imparato la lezione. Ha imparato la lezione, adesso è il 1806, Brunswick è in maggioranza, non si ritira da battaglia fino all'ultimo uomo, ma Davout in netta minoranza vince da solo la battaglia di Auerstadt e quindi in realtà finisce così, finisce che a Napoleone va bene, che Davout vince la battaglia da solo e quindi Posso lo chiederti scontro è successo. in che modo, se c'è un... Ma in realtà è una battaglia abbastanza di frizione, semplicemente in quel momento i soldati francesi sono meglio preparati, meglio addestrati, più abili di quelli prussiani e quindi con una battaglia scontro frontale Davout riesce a battere il duca di Brunswick. Per cui si crea tutta questa cosa che Napoleone per sempre racconterà questa come la battaglia di Iena. Oggi gli storici chiamano questa battaglia la battaglia di Jena-Auerstadt perché poi in realtà lo scontro decisivo si è risolto ad Auerstadt. Grazie. Figurati. Ok, quindi tutto bello, Napoleone è un grande genio, fa queste manovre brillanti, gli altri le prendono di santa ragione per anni e poi però a un certo punto Napoleone perde. E... Se posso, mi avviso uno dei motivi che forse andremo a vedere, almeno che mi sono fatto l'idea poi anche ascoltando le lezioni di Sergio Valsania, si vede come se forse all'inizio era più giovane, era più brillante, ma poi non è sempre stato come Waterloo, torna a essere brillante, ecco, poi anche questi esempio che abbiamo fatto, abbiamo visto che Napoleone non dormiva sugli allori, però forse quello che viene a verificarsi, comunque parole di Valsania comunque non mie, quindi riporto per potrei anche sbagliarmi tutto, non è frutto del mio pensiero, si vede come appunto passati 40 anni, forse anche il fatto che l'esercito francese è l'esercito più forte del continente, le guerre sono molte frontali, molto d'attrito, ad esempio la battaglia della Moscova o di Boronino, sono questi grandi blocchi, scontro veramente frontale, sanguigni, dove, come dire, un po' se posso, scusate se faccio il paragone col mondo antico, si vede un po' il mondo ellenistico, aveva la fanteria più forte di tutti, la falange macedone,
Ebbene, dormono un po' sugli allori, sanno che ce l'hanno e perde un po' quella forza che era l'esercito di Alessandro, cioè questo continuo meccanismo tra falange e cavalleria. E di fatto i regni ellenistici sanno di essere più forti, va bene così, andiamo agli scontro diretto che vinciamo, e poi trovano i romani dove di fatto la loro fanteria pesante è più flessibile, ecco, però si arrugginiscono un po'. Forse Napoleone in questo periodo, vediamo appunto, sa che l'esercito più forte può permettersi gli scontri violenti e frontali. Allora, è verissimo che gli scontri diventano molto meno elaborati. Non a caso gli esempi che ho portato sono 1805-1806, sono gli anni migliori. Poi vediamo che nella fase calante gli scontri e le manovre sono molto meno elaborati, anche proprio le battaglie sono semplicemente due accozzaglie che si affrontano frontalmente. Però in quel caso il motivo non è il fatto tanto che sei il più forte, ma il motivo è più che altro che l'esercito di Napoleone declina e quindi lui tante cose non se le può permettere, quelle marce avveniristiche velocissime. Declina già prima della Russia? Già prima della Russia declina. Declina dal 1809 che ho messo qui, declina per colpa della campagna di Spagna. È là che Napoleone fa il casino. Okay. Quindi vengono a mancare quei veterani che di fatto... Innanzitutto, adesso lo vediamo, ma fare la Okay, guerra scusami. per 20 anni di... No, ma tranquillo, ma fare la guerra per 20 anni di fila, i veterani a un certo punto muoiono e rimangono feriti o vanno in pensione. Per Però forza di comunque, senza cose. offesa, a 20 anni comunque permette comunque alla nuova recluta comunque di farsi un esercito com'era, se vogliamo scalare, come quello francese. E non ha il Questo tempo che... di farsi perché vengono reclutati e mandati subito in battaglia, mentre i veterani avevano avuto il tempo di farsi, quelli del 1805, quelli di Austerlitz, erano stati un anno intero ad addestrarsi sulla Manica per preparare l'invasione d'Inghilterra. Era l'esercito meglio addestrato del mondo, un anno intero ad addestrarsi. Dopo Napoleone Certo. non l'ha avuto più quel lusso perché non c'è stata più pace. E quindi era un continuo, recluto un ragazzino, a un certo punto sono ragazzini, recluto un ragazzino di campagna, gli metto un moschetto in mano, gli faccio sparare un colpo di prova e poi gli dico vai, sei pronto. Questo è l'addestramento che ricevono a un certo punto. Ok, grazie. No, figurati. E quindi il declino di Napoleone inizia in realtà abbastanza presto, inizia nel 1809 e quindi vediamo perché viene battuto, sono proprio i 3 punti che sono un po' quelli che già accennavamo con Gianluca. Quindi si ritrova ad avere paradossalmente un esercito troppo grande, e adesso vediamo perché è un problema, incomincia a essere ripetitivo Napoleone, e terzo, gli avversari incominciano a essere più bravi. Quindi andiamo a vedere uno a uno questi punti. Tutto parte con l'ulcera spagnola, tutto parte nel 1808, quando Napoleone è all'apice del proprio potere, è convinto ormai di avere l'Europa in pugno e quindi si fa passare questo lusso, diciamo così, di intervenire militarmente in Spagna contro uno Stato che ha un esercito che rispetto a quello francese è risibile, che lui riesce a sconfiggere subito. Ma quello che non si aspetta è che gli spagnoli gli fanno una tenacissima resistenza fatta di guerriglia, di guerra sporca, attacchi, Una guerra di imboscate, popolo. una guerra di popolo, ancora più di popolo della sua, bravissimo. Fatta veramente di contadini che attaccano il soldato che si è isolato per far abbeverare il cavallo. E dunque la guerra in Spagna, che doveva risolversi in un attimo, si trascina dal 1808 al 1814 e la Spagna non sembra, ma è un territorio enorme e mantenere tanti soldati in un territorio così enorme vuol dire che inevitabilmente tu devi tenere sempre tanti soldati bloccati lì, devi reclutare tantissimo e incominci a reclutare soldati sempre meno esperti, c'è sempre meno tempo, come dicevamo, per prepararli ed addestrarli. Il risultato è che la grande armée si annacqua e diventa un esercito enorme
diviso tra la Spagna e il resto d'Europa, fatti di tantissimi soldati arruolati sempre più alla rinfusa e sempre meno addestrati. Se andiamo avanti, qui vabbè c'è la frase di Napoleone che poi a cose fatte riconosce che la Spagna è stata un po' la causa di tutti i suoi mali, no? Quando dice: quella guerra disgraziata mi rovinò, divise le mie forze, moltiplicò i miei obblighi, quindi vedi proprio tanti uomini, incrinò il morale. Tutte le circostanze dei miei disastri sono strette in quel nudo fatale. Quindi in Spagna incominciano i problemi logistici, incominciano i problemi militari. E poi c'era l'altra cosa, appunto, di cui Gianluca parlavamo adesso con te. Se vedi, prima del 1805 c'era stato un periodo di pace. Dopo il 1805, tu pensa anche per esempio che Napoleone viene incoronato imperatore nel 1804, dal 1804 al 1805 riesce a non fare guerre, da dopo il 1805 in poi invece non c'è un attimo di respiro, per cui nel 1805 ha il suo esercito all'apice, nel 1807 è ancora valido, 1808 incomincia a fare la guerra spagnola e si incomincia ad annacquare. Quando arriva già a fare un'ulteriore guerra contro gli austriaci nel 1809, il suo esercito è già enorme, ma è già molto meno ben addestrato e molto meno specializzato. Poi si va in Russia e poi c'è il disastro di Russia, ovviamente. Però vedi proprio che dal 1805 al 1815 non c'è un attimo di pace per poter addestrare gli uomini. Quindi andando avanti, l'altro problema quindi che si aggiunge a questo esercito che ormai sta perdendo lo smalto di un tempo è il fatto che Napoleone fa sempre la stessa cosa, e ce lo dobbiamo dire qui, Napoleone grande genio, però c'è questa frase che lui dice con orgoglio, ma che in realtà è un enorme campanello di allarme, no? Ho combattuto 60 battaglie e non ho imparato nulla che non sapessi già. Ed è una cosa negativa. Lui qui la intendeva in maniera positiva, in realtà è negativa. Cioè lui vuol dire che ha fatto la guerra per 20 anni e 20 anni dopo faceva la guerra come la faceva nella prima campagna d'Italia del 1796. Sì, se posso spezzare una lancia, però comunque vince, a parte, come dire, in Russia gli spezzano le corna e tutto, però comunque se posso Sì, spezzare una però lancia sai su com'è Napoleone. che a furia di dare esempi agli altri, e gli altri poi incominciano a imparare. Però se posso, ecco qui che casomai te la faccio adesso questa domanda, che appunto dalle lezioni di Valsania, parlando con Zach, vedendo i suoi video, Miro, eccetera, eccetera, ecco. Quello che ho capito, mi sembra che, come dire, dopo Austerlitz, se vogliamo prendere una data, dove i nemici provano a manovrare, ecco, dopo questa battaglia, dopo, come dire, il suo maresciallo che va in Svezia, cioè diventa re della Bernadotte. Svezia, Bernadotte, esatto, scusami. Come dire, cambiano anche strategia gli avversari, iniziano a scegliere loro il campo, ad arroccarsi, tipo Waterloo, Wellington sceglie il posto mio, io sto fermo qua, vieni a prendermi. E ovviamente l'esercito si spende maggiormente. Anche la battaglia precedente contro i prussiani della campagna del Belgio del 15 è così, se non Sì. sbaglio. Certo, Si ma vede. perché lo fanno? Lo fanno perché hanno capito, cioè ormai hanno imparato che Napoleone cerca la battaglia. Quindi se ad Austerlitz sono stati così ingenui da credergli, da cedere e da concedergli la battaglia, in Russia non sono per esempio così ingenui. Capiscono che lui cerca la battaglia, che ne ha bisogno e cercano di evitargliela, proprio perché ormai hanno capito quello che fa, perché fa sempre la stessa cosa. Non so se riesco. Sì, forse anche la campagna di Francia si vede forse meglio questo. Al posto della battaglia campale, come dire, non ci facciamo sterminare tutto il nostro esercito, ecco, non ti diamo Nella campagna di questo. Francia fanno una cosa ingegnosissima, che è mettersi tutti d'accordo e dire: noi facciamo battaglia con tutti i generali di Napoleone, quando ci troviamo davanti a Napoleone arretriamo. Cioè loro cercano sistematicamente, poi non sempre ci riescono, in tutta la campagna di Francia di non combattere contro Napoleone.
affrontano i suoi marescialli, ma quando si trovano lui davanti, piuttosto arretrano, perdono terreno, ma non lo affrontano. E questo è proprio il simbolo del fatto che hanno capito. Sì, comunque a mio avviso questo è il fatto comunque che Napoleone sa fare ancora le battaglie, Certo. semplicemente non si fanno più sotto. Esatto. Cercano di vincere, se vogliamo, in modo strategico. Se Napoleone portava tutto, a mio avviso, nella tattica, si vede come loro forse l'hanno riportato nella strategia, se vogliamo, in una guerra d'attrito, cosa che la Francia comunque, per quanto avesse le forze, a lungo andare non può. Infatti il fatto poi è quello che viene a venire, un grande attrito. Un grande attrito, e qua ci sta giustamente benissimo le osservazioni di Zach, cioè se i generali all'inizio dei re facevano alla perfezione la guerra di 20 anni prima, anche Napoleone ad un certo punto nel 1815 si trova a fare alla perfezione ma la guerra che faceva ancora 20 anni prima. E quindi poi se ne risente. E a proposito ancora della ripetitività, abbiamo un'ulteriore osservazione che questa volta viene dal suo nemico, che è il duca di Wellington, che dichiara: i francesi hanno sempre combattuto allo stesso modo dalla prima volta che li ho incontrati a Vimiero, che è la primissima battaglia in Spagna che lui combatte, anzi ancora in Portogallo, che lui combatte con i francesi. Sì, che se posso, scusatemi, io sono veramente di parte in tutto ciò, ricordiamo comunque Waterloo è stata anche un soffio, anche lì Wellington ha avuto molto la dea fortuna dalla sua parte, che è come dire... Assolutamente, però Wellington alla fine è uno che per esempio si era fatto tanto le ossa con i marescialli, combattendo contro i marescialli di Napoleone in Francia, e quindi poi alla fine aveva capito come combattevano, e quindi anche lui ormai un po' di cose le aveva imparate. Perfetto, ha studiato il ragazzo. Ha studiato il ragazzo, e non ha studiato solo lui, perché dicevo che il 1809 è l'anno della svolta, perché nel 1809 Napoleone si trova a fare per l'ennesima volta la guerra contro gli austriaci, ma gli austriaci hanno qualcosa di diverso. C'è l'arciduca Carlo, che è un personaggio anche lui molto affascinante, tra l'altro, un grande generale che però soffriva di crisi epilettiche, quindi vabbè, che è il fratello del re, che ha studiato attentamente Napoleone e che nei 2 anni prima di questa campagna del 1809 si dedica a riformare l'esercito austriaco, lo cambia profondamente e scrive un manuale per i suoi soldati, in cui scrive: l'arte della guerra consiste in come concentrare un numero superiore di uomini nel punto decisivo. Questa frase ricorda qualcosa? Il concentramento, riunione e concentramento. Cioè, praticamente ha copiato le idee di Napoleone e ha creato un manuale per gli austriaci in cui gli insegna a fare la guerra come la faceva Napoleone. E infatti, se andiamo avanti, abbiamo alla fine della guerra l'arciduca Carlo stende un rapporto e scrive questa cosa nel suo rapporto: appena prima dello scoppio della guerra ci sono state 3 importanti innovazioni nell'esercito: la creazione della Landwehr, la formazione dei corpi d'armata indipendenti e la riorganizzazione dell'artiglieria. Ecco, queste 3 innovazioni, al di là adesso dei tecnicismi, sono praticamente 3 innovazioni che copiano l'esercito francese. Che cos'è la Landwehr? La Landwehr è la milizia, sono i cittadini che vengono arruolati e coscritti per difendere la nazione in stato di guerra. Cioè gli austriaci stanno smettendo di fare la guerra dei re e stanno passando anche loro a creare degli eserciti di popolo e a fare anche loro la guerra di popolo. Quindi a questo punto l'esercito austriaco si sta francesizzando, sta diventando sempre più simile a quello francese, e il risultato è che in questa campagna del 1809 c'è una battaglia in cui si affrontano l'arciduca Carlo e Napoleone, e se vai alla slide successiva si vede che Napoleone perde. Napoleone perde la sua prima battaglia di Aspern-Essling, combattuta in 2 giorni tra il 21 e il 22 maggio 1809. Napoleone viene sconfitto dagli austriaci guidati dall'arciduca Carlo.
e ci lascia le penne anche il maresciallo Lannes, che era uno non solo dei migliori marescialli, ma anche degli amici fidati di Napoleone, che viene ferita ad una gamba. C'è questa scena toccante di Napoleone che lo assiste al suo capezzale. Per cui, ecco, già nel 1809 arriva la prima sconfitta in battaglia, poi, sempre per la serie strategia e tattica sono due cose diverse, Napoleone perde quella battaglia, ma riuscirà ancora a vincere quella guerra, ma quella guerra del 1809 è l'ultima guerra che Napoleone vince. Da allora non vincerà più niente, proprio perché ormai i suoi avversari stanno imparando sempre meglio, e se andiamo a vedere chi sono gli uomini che hanno raccolto gli insegnamenti di Napoleone, ecco qui sono 3 esempi. Il primo a sinistra è il maresciallo Kutuzov, che ha ormai, dopo averle prese ad Austerlitz, ha capito che Napoleone cerca la battaglia e quindi nel corso della campagna di Russia cerca di evitargliela il più possibile, fino allo stremo. Alla fine accetta di combattere la battaglia di Borodino soltanto perché lasciare Mosca senza combattere è veramente una cosa troppo vergognosa, e Però non gli quindi fa mangiare tutto il suo esercito. però non si fa mangiare tutto l'esercito, e poi è così, ha così tanto coraggio, potremmo dire, da accettare di abbandonare a quel punto Mosca e farsela occupare, piuttosto che provare ancora a combattere, come qualcuno pure gli suggeriva, no? Di fare una resistenza all'ultimo sangue e così. L'altro personaggio al centro invece è un personaggio che in Italia conosciamo bene, ed è il maresciallo Radetzky, che in realtà era un coetaneo di Napoleone. Si è fatto tutte le guerre napoleoniche, era già nella campagna d'Italia a combattere contro Napoleone, e lui è quello che nel momento in cui, dopo la campagna di Russia nel 1812, c'è bisogno di a dare l'ultimo colpo a Napoleone, quindi fare prima la campagna di Germania e poi quella in Francia, è colui che consiglia a tutti quanti di non dare battaglia. È quello che inventa quello che l'atteggiamento che ti dicevo prima. Quindi durante la campagna di Francia diamo battaglia a tutti tranne che a Napoleone. Quest'idea viene a Radetzky, che era uno che di come si gestiva una guerra ne capiva abbastanza, e poi l'abbiamo imparato anche noi italiani a nostre spese nella guerra del 48. Terzo personaggio è quell'altro che citavi tu, Bernadotte, il maresciallo traditore, quindi quello che diventa re di Svezia e dopo essere diventato re di Svezia tradisce Napoleone, ed è l'altro che consiglia agli alleati di cercare il più possibile di dare battaglia. Lui ha le informazioni dall'interno, ovviamente, con Napoleone ci ha combattuto per una vita, e quindi può insegnare la dottrina militare agli alleati, di Napoleone agli alleati. E quindi su quest'ultima osservazione finiamo qui, quindi arriviamo a una situazione in cui ormai, quando è il 1814-1815, gli avversari di Napoleone non sono più quelli che fanno la guerre minuet, ma sono degli uomini che combattono come Napoleone, come Wellington, e quindi lo riescono a sconfiggere. E io direi che siamo andati già troppo per le lunghe di mio, quindi concludo qui. Bene, grazie davvero, grazie per questo suo intervento. Vi invito a visitare, come dire, a iscrivervi, guarda tu i vari video, approfondimenti che hai fatto sul tuo canale YouTube, ma anche sulla tua pagina attiva di Instagram, che è davvero un piacere, come dire, casomai direi settimanalmente, comunque con una profonda costanza, porti, come dire, Instagram consente di portare piccoli contenuti nel senso di tempo, ma che hanno questo grandissimo, come dire, pesantezza, se vogliamo, storica di questo contributo. E non è una cosa semplice. Io onestamente non ne sarei in grado, infatti mi dedico a fare
queste gigantesche live. Grazie Quindi Gianluca, assolutamente. Diciamo che Instagram è più facile essere costanti, su YouTube pure ci sono, però purtroppo è un po' più impegnativo per me. Piano in piano futuro, escono qualsiasi comunque cose. cosa, se avessi bisogno, sono disposto ad aiutarti ovviamente in quello che è nelle mie possibilità. Volentieri, volentieri. Poi anche in futuro mi piacerebbe anche continuare con le nostre live, è stato veramente molto interessante, mi è piaciuto, mi ha molto preso, e poi veramente costruito queste slide, come ti dicevo all'inizio, con questo pathos, questa suspense che almeno io l'ho sentita, cresceva sempre di più e siamo arrivati a questa conclusione, se posso dire anche molto oggettivo e razionale. Ecco, io forse un po' meno, che lo ammetto, un argomento di quelli che sento da vicino, un po' come parlare di Atene, io sono di parte, lo ammetto. Invece hai affrontato il problema in una maniera veramente precisa e chirurgica, quindi grazie davvero, grazie a tutti quanti, ai nostri spettatori, e nulla, vi invito ancora una volta a vedere i tuoi lavori di Crash History, di seguirlo, e nulla, poi di prossime live che faremo ovviamente di questi temi e non solo. Se vuoi ancora salutare. Bene, no, anzi, grazie a te innanzitutto per avermi invitato, bellissime queste live che stai facendo, le sto seguendo tutte, e grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltare un po' di ore di storia militare. Bene, allora grazie a tutti e quelli che ci hanno seguito, chi ci ha seguito in precedenza, chi ci seguirà in futuro. Diamo un messaggio ai posteri l'ardua sentenza di giudicare questa live, per fare un commento un po' pesante. E nulla, dai, allora siamo rimasti davvero tanto, vi auguro viva l'imperatore sempre, viva la Repubblica prima di tutto. Ebbene, allora buona serata e a presto, e qui dai riassunti di storia. Buona notte ormai. Buonanotte.